Allora, buonasera, ben trovato ad Andrea Cionci, grazie di essere con noi come al solito. Buonasera a te Francesco e a tutti gli ascoltatori, grazie. Iniziamo da alcuni commenti che abbiamo ricevuto sul nuovo gruppo Telegram di cui parleremo fra un attimo. Abbiamo mandato un post, visto che oggi parliamo di Monsignor Viganò, cercando di capire dai nostri ascoltatori se Viganò pensa realmente Bergoglio come Papa e cosa pensano loro della posizione di Viganò, soprattutto alla luce delle ultime uscite di cui parleremo nel corso di questa puntata. Allora, la prima che è arrivata è questa. Monsignor Viganò ha occupato un incarico prestigioso e importante come nunzio. Era al corrente della mafia di San Gallo? Oppure ne è venuto a conoscenza in un secondo momento? Il suo velarsi dietro ad una poca chiarezza nell'affrontare e affermare la propria veridicità nel dire che abbiamo un antipapa, da cosa dipende? Paura? Timore? Beh, diciamo questo bisognerebbe chiederlo a Monsignor Viganò. La faccenda della mafia di San Gallo ha avuto un grande risalto intorno al 2015, ma anche momento in cui è uscito proprio questo nomignolo che si erano autoattribuiti questi cardinali ultramodernisti, tra cui c'era per esempio il cardinale Silvestrini, patron di Giuseppe Conte, guarda caso, l'arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini e altri cardinali importantissimi, perché parliamo del patriarca di Lisbona, dell'arcivescovo di Londra, insomma figure importanti, cardinali di un certo peso, tra cui il primate del Belgio, il cardinale Godfried Dannels, che ebbe il merito, tra virgolette, di portare il cattolicesimo al livello più basso nella storia nel suo paese. Cardinale Dannels, peraltro anche coinvolto nella faccenda della copertura di un vescovo pedofilo che aveva abusato del proprio nipote, insomma personaggi non proprio di specchiata purezza, diciamo così. Quindi nel 2015 il cardinale Dannels, in una sua biografia autorizzata, poi confermata anche davanti alle televisioni, ammette candidamente che il loro gruppo si chiamava Mafia di San Gallo. Quindi io penso che Monsignor Viganò sicuramente almeno dal 2015 abbia sentito parlare di questo gruppo di cardinali modernisti. Perché non dice apertamente che Bergoglio è antipapa? Io suppongo perché questo lo esporrebbe ad essere immediatamente scomunicato, ma diciamo è un po' un uroboro, un cane che si morde la coda, nel senso che se lui dice che Bergoglio è antipapa, la scomunica non è valida perché è comminata da uno che non ha il diritto di comminare scomuniche, no? Quindi io credo che i religiosi dovrebbero accapigliarsi per essere scomunicati, cioè dovrebbero fare a gara. Però quella di Viganò è una sorta di cautela, direi. Ma è una cautela però che... Vista la sua importanza, no? Diciamo, ma una cautela ai fini di che cosa? Perché lui ha già fatto delle esternazioni molto pesanti. Sì, ne parleremo fra un attimo, sì. Quindi che cosa ha da perdere a questo punto, Monsignor Viganò? Il massimo che gli possono fare è diciamo, sospendergli lo stipendio, ma insomma, dopo un'onorata carriera non credo che Monsignor Viganò... Però nella lettera a Valli, poi la vedremo fra un po', lui fa riferimento alla psicologia sociale, ovvero a queste tecniche di manipolazione di massa, quindi probabilmente lui considera di stare dentro questo meccanismo e forse per combatterlo l'unico modo è... Guarda, io faccio un paragone storico. Immaginiamo la Francia del 1940 occupata dai nazisti, ok? Allora, se tu rimani in Francia, non puoi, diciamo, criticare apertamente l'occupante e però riconoscere legittimo il loro governo, perché questo poi si chiama collaborazionismo, no? Certo. Allora tu puoi fare due cose: o saboti nella clandestinità l'occupante come fece la resistenza francese, oppure fai come De Gaulle, esci dalla Francia, ti fai un corpo di spedizione per conto tuo e ritorni in armi per liberare il tuo paese. Quindi o si rimane all'interno della Chiesa, diciamo sotto traccia, facendo filtrare documenti, facendo filtrare delle verità senza essere individuati,
oppure ti fai bellamente scomunicare come ha fatto Don Minutella. Quando l'arcivescovo, pseudo arcivescovo di Palermo, l'Orefice, ha scomunicato doppiamente Don Minutella, una cosa ridicola, perché la scomunica è come la pena di morte, la puoi comminare una volta sola. Che senso ha comminare 2 pene di morte, no? Non ha alcun senso. Quando hanno scomunicato Don Minutella si sono dati una zappa sui piedi mostruosa, perché se il teologo palermitano poteva avere ancora, diciamo, qualche minima catena che lo teneva ancorato al potere della chiesa golpista, scomunicandolo lo hanno completamente scatenato nel senso fisico e anche nel senso morale. E infatti Don Minutella, da quando è stato scomunicato, è diventato il flagello della chiesa bergogliana. Quindi a mio giudizio la scomunica è la medaglia più gloriosa che un prete o religioso possa desiderare. Cioè dovrebbero fare a gara per farsi scomunicare. Probabilmente è vero dal punto di vista canonico. Io quello che mi chiedo, lui avrà probabilmente considerato anche l'aspetto mediatico, visto che lui va in televisione, va su internet. Ma allora il problema di continuare a parlare male di Bergoglio e però continuare a riconoscerlo come Papa, cioè non è una cosa innocua, ma crea delle conseguenze disastrose. Perché primo, tu crei uno scandalo dal punto di vista teologico, perché il Papa è eletto con l'assistenza dello Spirito Santo, è infallibile, ex cattedra per via dello Spirito Santo, è assistito dallo Spirito Santo nell'attività ordinaria. Quindi se uno definisce il Papa malvagio, il capo della Deep Church, apostata, eretico, com'è possibile che questo avvenga con la complicità dell'assistenza dello Spirito Santo, no? Quindi implicitamente Viganò sta dicendo quello che dici te, Don Minutella. No, perché se lui continua a riconoscere Bergoglio come Papa, diciamo, sta ventilando il fatto che lo Spirito Santo possa essere a favore della Pachamama, a favore delle unioni civili, a favore della benedizione dei priapi e di tutte quelle altre cose che ben conosciamo. Quindi o sei Papa e allora ti rispetto perché tu sei assistito dallo Spirito Santo e vedi più avanti di noi e va tutto bene. Se non va bene quello che dice il Papa, perché giustamente Monsignor Viganò ha evidenziato delle eresie, delle apostasie terrificanti nello pseudo magistero di Bergoglio, allora semplicemente non può essere il Papa, a meno di non disconoscere il dogma del Concilio Vaticano I che sancisce l'infallibilità papale per via dell'assistenza dello Spirito Santo. Ma poi c'è un danno, diciamo, molto più politico-mediatico. Perché Bergoglio può dire: ecco, vedete, i miei nemici più acerrimi, i miei acerrimi nemici, non si dice più acerrimi, tuttavia, nonostante me ne dicano di tutti i colori, però non osano mettere in discussione il fatto che io sia Papa. Quindi, questo, diciamo, è il miglior favore che si può fare a Bergoglio, il cui unico punto debole, lo ripeto, Bergoglio è una specie di corazzata, è una corazzata con un mezzo metro di blindature, è inaffondabile, tranne per una cosa, che non è il Papa, che non ha le carte in regola. Allora, se non lo si colpisce in questo punto debole, ogni colpo che riceve Bergoglio lo renderà solamente più forte e consoliderà il suo potere. Chiaro. Bene. Ringraziamo Laura che ha mandato questo commento. Sì. Poi ce n'è un altro, te ne leggo, poi dopo ne leggiamo altri più avanti. Buongiorno, più che una domanda, una considerazione, ci scrive Vivi su quello che dice Viganò. Il fatto di appigliarsi alla questione dei brogli al conclave di cui ci sono per ora solo sospetti e voci, non documenti inoppugnabili, come nel caso della declarazione di Ratzinger, e di invocare una futura possibile inchiesta che accerti i fatti, quindi dedicarsi all'incerto, sebbene probabilissimo, piuttosto che al certo della questione delle false dimissioni, mi pare una captatio benevolenzie nei confronti di chi
non crede alle dimissioni di Benedetto, senza però volersi inimicare tutti i cosiddetti unacum o i sedevacantisti. Ho la sensazione che voglia tenere il piede in due scarpe. Grazie per il lavoro che fate, sia voi che Cionci. Buona serata. Un'ottima considerazione, è un'ascoltatrice questa? Sì, è un'ascoltatrice che si chiama Vivi. Vivi. Le donne stanno sempre avanti in questa questione perché intuiscono con una velocità maggiore rispetto a quella di noi uomini. Allora, l'obiezione è giustissima perché la strada che ha intrapreso Monsignor Viganò di impugnare presunti brogli all'interno del conclave del 2013, che pure ci sono stati, nel senso che ci sono delle irregolarità che destano parecchi sospetti, irregolarità che furono indagate in listemporibus anche dal collega Antonio Socci, al quale bisogna riconoscere il merito storico di aver per primo sollevato dei dubbi sulle dimissioni di Benedetto. Ma come ha ben individuato il libro Benedetto XVI Papa Emerito dell'avvocatessa colombiana Stefania Costa, queste considerazioni sono del tutto laterali, ovvero che ci sia stata una quinta votazione, che quelli abbiano scritto male il nome sul biglietto, sono tutte considerazioni acqua fresca, perché c'è una faccenda assolutamente primaria e fondamentale che riguarda il fatto che quel conclave non poteva essere convocato, non poteva nemmeno essere convocato. E perché? Perché se Benedetto non ha abdicato, ma si è ritirato in sede impedita, come abbiamo ampiamente dimostrato, fino alla nausea l'abbiamo dimostrata questa cosa, il conclave non poteva essere convocato, perché il conclave può essere chiamato solamente a Papa morto, e mi sembra che Papa Benedetto, grazie a Dio, sia ancora fra noi, e abdicatario, e abbiamo dimostrato in tutte le salse possibili e immaginabili che quella rinuncia non è una rinuncia valida, ma è un annuncio di autoesilio in sede impedita. Quindi tutte le considerazioni su ma il colore delle schede non era quello giusto, ma la quinta votazione, ma di qua il vestito non era quello adatto, sono tutte questioncelle laterali. Tra l'altro molte di queste non hanno neanche la forza canonica di essere coinvolte per impugnare il conclave. Per esempio, come ha dimostrato Stefania Costa, nemmeno il fatto che siano stati documentati degli accordi preventivi fra i cardinali della mafia di San Gallo, cosa che li esporrebbe a una scomunica late sentenze, cioè immediata, neanche questo può rendere invalido il conclave, perché un cardinale elettore, sebbene scomunicato late sentenze, ha comunque il potere di voto. Quindi di che cosa stiamo parlando? Io vi supplico per l'ennesima volta, concentratevi sull'obiettivo, fate mente locale. Benedetto XVI si è ritirato in sede impedita. Non lo dice Andrea Cionci, lo dicono fior di canonisti, il diritto canonico parla chiaro, ma soprattutto, e questa è la cosa che non si vogliono mettere in testa, lo dice il Papa Benedetto XVI. Come lo dice? Lo dice dalla sede impedita, quindi siccome è prigioniero non può parlare esplicitamente. Allora che ce lo fa capire in un modo sottilmente logico, ma univoco, implacabile, perché quando Benedetto dice nessun papa si è dimesso per 1000 anni e anche nel primo millennio è stata un'eccezione, questa è una frase che io vorrei sottoporre a Monsignor Viganò, è una frase che ha un unico senso, cioè il senso è quello di interpretare la parola dimissioni come dimissioni dal ministerium, che non corrisponde all'abdicazione e alla rinuncia al papato, ma è esattamente quello che ha fatto Benedetto XVI. E infatti c'è un riscontro storico indubitabile. Perché? Perché nel primo millennio hanno abdicato 6 papi, nel secondo millennio hanno abdicato 4 papi. Quindi se Benedetto dice nessun papa si è dimesso negli ultimi 1000 anni e nel primo millennio è stata un'eccezione, capite che non c'è sovrapponibilità, no? Allora che cosa vuol dire? Che quando lui dice la parola dimissioni si riferisce alle sue dimissioni, cioè dall'esercizio pratico del potere. E dov'è la chiave? La chiave sta nella storia ecclesiastica, perché nel primo millennio, prima della riforma gregoriana del 1073, se non ricordo male,
ci furono un paio di papi, Benedetto VIII e Gregorio V, che furono scacciati da antipapi, rimasero papi, tanto che poi furono reintronizzati, e persero il loro ministerium, cioè il loro potere pratico. Anche se all'epoca non esisteva formalmente il ministerium, però quando è stato codificato nell'83, grazie al fatto che Benedetto XVI, mutuando dal diritto dinastico dei principi tedeschi, ha inserito nel diritto canonico questa distinzione fra titolo e funzioni, il ministerium corrisponde esattamente al potere pratico. Ora, nel primo millennio ci sono stati un paio di papi che hanno perso il potere pratico, perché? Perché scacciati da antipapi. E allora, cioè, che altro vi dobbiamo dire? Non sappiamo più come spiegarvela. Sai qual è il problema? Il problema è che c'è una mole di messaggi in codice Ratzinger talmente ampia, talmente vasta, che la gente ci si perde. Cioè il problema è che è proprio un eccesso di verità che subissa gli intellettuali e gli osservatori. Però questo che hai appena citato, a mio avviso, è il più eclatante. Questo la prova è univoco, non c'è discussione. Cioè non è neanche a codice, come lo chiami, scusami, a chilometro zero. Non è neanche a chilometro zero. No, questo non è lo devi capire. Questo no? è abbastanza complesso, perché bisogna studiare la storia ecclesiastica, però la conclusione è univoca e logica. Ok? Non è nemmeno anfibologico, perché come sapete Benedetto XVI nel suo codice Ratzinger usa o i messaggi a chilometro zero, come quando fa rispondere alla signora nella lettera: il Papa Emerito ha ricevuto la sua lettera piena di devozione filiale, commosso per i suoi sentimenti, il Sommo Pontefice la benedice. Quello è un messaggio a chilometro zero, perché il Sommo Pontefice è il Papa Emerito. Basta leggerlo. Basta, è chiaro, non c'è alcuna discussione. Sì. Poi ci stanno quelli storici come questo qua di Benedetto VIII, poi ci stanno i sottili giochi logici come il rompicapo della Mozzetta Rossa, che io ci ho messo 3 mesi per ma anche quello dell'orologio di cui abbiamo parlato. Quell'orologio romano, c'è stato un lavoro di equipe che non finiva più, grazie a voi lettori, a voi ascoltatori che ci avete scritto all'email codiceratzinger@libero.it. Grazie a voi abbiamo scoperto questa cosa sottilissima, straordinaria, del riferimento all'ora romana nel commiato di Castel Gandolfo. Poi appunto ci sono dei giochi logici estremamente sottili, come il rompicapo della Mozzetta Rossa che ho già citato, e poi ci sono le anfibologie, cioè li possiamo chiamare doppi sensi. No. Sì, sono doppi sensi, perché l'espressione può essere interpretata in 2 modi diversi. Faccio un esempio. Quando Benedetto dice ho rinunciato validamente al mio ministero, sapete che con la parola ministero si traduce sia il munus che il ministerium. Quindi noi non sappiamo in italiano se lui si sta riferendo al ministero munus o al ministero ministerium. Mi spiego? Però lui ha rinunciato al suo ministerium. Quindi solamente i giornalisti della stampa mainstream si possono bere queste anfibologie, dire ah sì, il Papa ha detto che lui ha rinunciato, ha abdicato, ma non si interrogano sulle questioni, perché non approfondiscono. Perché non leggono la tua inchiesta o non leggono, no, la leggono e fanno finta di non leggerla. Una cosa, ritornando a Viganò, nell'intervista che gli ha fatto pochissimi giorni fa Aldo Maria Valli, lui risponde che alcuni papi sono inflitti alla Chiesa piuttosto che esserle concessi più felicemente. Questa è una cosa importante, secondo me. Questa è una vecchia frase, diciamo, che adesso non mi ricordo a chi è attribuita, però si conosce. Cioè, il Papa nella storia della Chiesa non è che è per forza un santo, non è assolutamente detto. L'unica garanzia che sancisce il Concilio Vaticano I dell'800, della fine della seconda metà dell'800, è che il Papa è infallibile come custode del depositum fidei, cioè non può cadere in eresia, e questo è dimostrato dal dato storico per cui tutti i papi precedenti al Concilio Vaticano I effettivamente non sono mai caduti in eresia volontariamente, tranne il caso di Papa Onorio, che fece un involontario errore, diciamo, ecco, quell'eccezione che conferma la regola. Però il Papa non è né buono né cattivo per definizione, tant'è che ci sono stati dei papi, soprattutto nel Rinascimento,
Alessandro VI, Innocenzo VIII, che erano dei viziosi, dei nepotisti, personaggi tostissimi a livello personale. Ma paradossalmente anche Alessandro VI, per quanto avesse figli, era un grande custode, è stato un esempio di custodia della dottrina. Ed è quello che conta, è quello che serve. Il Papa, cioè l'infallibilità papale al di sotto della custodia della fede non si mette in discussione, no? certo, Al di sopra sì, perché è chiaro, questo è quello che un po' stiamo dicendo, no? Credo. sì, Cioè tu non puoi contraddire il cattolicesimo, le basi del esatto, cristianesimo, certo, poi perché puoi sei il custode. Poi che tu a livello personale fai abbia le dei donne, peccati. gli efebi, quello che era nel Rinascimento, non interessa a nessuno, perché la figura del Papa, Pietro, tu sei una pietra, no? Cioè è quello di un elemento di stabilità assoluta, una roccia su cui si fonda l'impianto del cattolicesimo. Non ha importanza che questa roccia sia a livello personale un onest'uomo. Una cosa deve fare, importante. Quello deve custodire e tramandare la dottrina e mantenere, diciamo, l'impianto, la struttura della Chiesa. Una cosa deve fare. Quindi se Bergoglio è proprio in questo che non fa il suo dovere, perché non custodisce il deposito della fede, ma anzi lo distrugge, allora non può essere Papa, è una questione teologica. Signori, non è che le ho fatte io le regole, cioè se ci volete credere la fede cattolica è questa qua. Andatevelo a vedere, l'articolo 892 del Catechismo, il Papa è assistito nell'insegnamento ordinario in materia di morale e di costumi. Allora, se Bergoglio dice che lui è personalmente a favore delle unioni civili, ma questa è un'opinione rispettabilissima in chiunque sia un laico e si faccia gli affari propri, ma non il Papa, perché il Papa, dicendo che è personalmente a favore delle unioni civili, è a favore della legalizzazione del secondo dei 4 peccati che gridano vendetta al cielo, insieme all'omicidio, al defraudare i poveri della loro mercede e dell'oppressione dei poveri. Defraudare gli operai della loro mercede e opprimere i poveri. Quindi noi abbiamo un Papa che dice no, ma io personalmente sono a favore dell'omicidio. Cioè, mutatis mutandis, siccome il peccato contro natura fa parte di quei 4 peccati che gridano vendetta a Dio, è come se Bergoglio avesse detto no, ma io personalmente sono a favore dell'omicidio. Allora, se uno è cattolico, tu come fai a ritenere che un gravissimo peccato per te cattolico possa essere un beneficio per un laico? È assurdo, no? Allora, chi continua a ritenere Bergoglio legittimo Papa a fronte di queste cose sta offendendo lo Spirito Santo, mi dispiace, ma è così. Cioè, la logica è questa, no? E, allora, come ti sembra questa intervista a Viganò di Aldo Maria Valli? A me sembra abbastanza importante, è una Sì, novità è importante. molto importante, ma soprattutto per quello che dice dopo. E ve lo leggo. Ma prima di discutere del prossimo conclave, dice Monsignor Viganò, occorre far luce sull'abdicazione di Benedetto XVI e sulla questione dei brogli del conclave del 2013, che prima o poi dovranno dar luogo a un'indagine ufficiale. Se vi dovessero essere prove di irregolarità, il conclave sarebbe nullo. Nulla l'elezione di Bergoglio, così come nulle sarebbero tutte le sue nomine, gli atti di governo e di magistero. Un reset che ci riporterebbe provvidenzialmente allo status quo ante, con un collegio cardinalizio composto solo dai cardinali nominati fino a Benedetto XVI, estromettendone tutti quelli creati dal 2013. Benissimo, bravissimo. Bravissimo Monsignor Viganò, ha colto esattamente nel segno quello che noi diciamo da un paio d'anni. Ma non perché noi siamo bravi, ma perché c'è stato il libro dell'avvocatessa Costa, ci sono stati i pronunciamenti pubblici del primo cattedratico, cioè il professor Antonio Sanchez dell'Università di Siviglia. Non è che stiamo parlando dell'Università di Canicattì, con tutto il rispetto per Canicattì. Cioè, un cattedratico dell'Università di Siviglia, giurista, ci ha spiegato esattamente per filo e per segno perché il conclave del 2013 era nullo, perché il prossimo Papa, vero Papa, deve essere eletto esplicitamente da
solamente da cardinali di nomina pre-2013. Addirittura il concetto di reset che cita Monsignor Viganò è stato tirato fuori un paio d'anni fa da Fra Bugnolo. E poi come non citare Don Alessandro Minutella, che dal 2015 mi pare o dal 2018 sta baccagliando tutti i giorni che ha fatto il Signore sul suo canale Radio Domine Nostra. Tutti i giorni ribadisce che Bergoglio non è il Papa, che il prossimo Papa deve essere eletto solo dai veri cardinali. Allora noi siamo molto contenti che Monsignor Viganò sia addivenuto a queste conclusioni, e anzi presto gli sottoporremo una sintesi delle ultime conquiste che sono state fatte sulla scorta di vari illustri predecessori, a partire dal professor Radaelli, che già nel 2013, ricordiamo, il professor Radaelli nel 2013 a immediato ridosso della declaratio inviò una supplica a Papa Benedetto chiedendogli di revisionare la sua declaratio, perché così facendo avrebbe eletto un antipapa, sarebbe stato eletto un antipapa, capito? Non lo sapevo. Allora qui nessuno di noi è arrivato per primo nessuno di noi è nato imparato, no? Io stesso, se non avessi ricevuto l'input di Fra Bugnolo sugli errori di latino, se non avessi ascoltato Don Minutella, e se loro a loro volta non avessero attinto a tutti coloro che prima, tra 2013 e 2014, un po' timidamente però avevano sollevato delle problematiche canoniche su questa declaratio, nessuno di noi ha avuto come posso dire, l'influsso divino diretto di tutta la verità. Noi siamo arrivati, grazie a un lavoro di equipe, a capire per la prima volta al mondo che la declaratio non era una rinuncia invalida, ma era un annuncio di sede impedita, un annuncio empirico di valore non giuridico di un autoesilio in sede impedita. Allora questa è lo snodo di tutto, è lo snodo di tutto, perché se Benedetto si è ritirato in sede impedita, il conclave del 2013 è stata una simpatica riunione fra dei signori vestiti di rosso, dei cardinali legittimi, mi hanno fatto un'interessante obiezione. Dice: ma perché Monsignor Viganò dice che il prossimo Papa dovrebbe essere eletto solo dai cardinali pre-2013? Anche Bergoglio è stato eletto dai cardinali pre-2013, ma non poteva essere convocato il conclave, capito? Cioè Bergoglio era un monte. Il Bergoglio era un papabile, I cardinali di quel 13 marzo 2013 erano tutti dei cardinali elettori. Era il conclave che era nullo. Perché? Perché convocato a Papa non morto e non abdicatario. Dice: ah, ma allora i cardinali si sono sbagliati. I cardinali, diciamo, il fatto stesso che Benedetto abbia messo alla prova i suoi nemici, doveva farlo in un modo sottile, perché i suoi nemici, cardinali infedeli della mafia di San Gallo, lo volevano togliere di mezzo a tutti i costi. Ammutinamento totale. Lui, messo alle strette, dice: va bene, io mi dimetto. Da cosa? Dal ministerium. Quelli, divorati dalla loro brama di potere, appena hanno sentito il profumo di dimissioni, non hanno guardato in faccia a nessuno, si sono completamente andati in pallone e si sono bevuti questa declaratio, che era un annuncio di sede impedita. Poi la collega Giovanna Chirri ha sparso al mondo la fake news del fatto che Benedetto XVI si era dimesso, si aveva abdicato. Da lì sono andati tutti in pallone, sono andati completamente dritti per la loro strada. Benedetto XVI non è che poteva parlare perché era rapito, era imprigionato, era in sede impedita dal punto di vista canonico. Quindi lui stesso... Che è la cosa che conta. Certo, quindi diciamo, tanti buoni cardinali fedeli a Benedetto XVI, nonostante le loro migliori intenzioni, sono stati confusi da questa cosa e non hanno capito. Però se Benedetto non avesse indotto in tentazione, tra virgolette,
tutti questi, quelli in cattiva fede ci si sono avventati, gli altri poverini sono stati trascinati dal vento di questa cosa qua. Pare, ma questa è un'indiscrezione, solo il Cardinal Burke, che è canonista, avesse sollevato delle obiezioni. Dice, ma qui c'è qualcosa che non funziona, eh? Però questa è una cosa che io non posso dimostrare e quindi rimane una diceria, rimane un'indiscrezione. Beh, ricordiamo che Burke fu anche uno dei quattro ma il Cardinal Burke è un punto di riferimento per i cattolici ortodossi, però anche lui ancora non sentiamo nulla in questo senso. Monsignor Viganò è arrivato a dire questa cosa, però Monsignor Viganò non si sta concentrando su quello che conta. Io lo faccio rispettosamente notare a Monsignore. Non c'entrano i brogli del conclave 2013, perché è il conclave stesso che non poteva essere convocato. Allora, se voi non capite questa faccenda qua, ma non perché lo dice il sottoscritto, se voi non leggete i messaggi che invia il Santo Padre Benedetto XVI, che sono messaggi che io ho sviscerato, illustrato, scomposto, anatomizzato in tutte le salse, e sono decine e decine e decine, saranno almeno un centinaio di messaggi chiarissimi, di cui alcuni talmente ovvi, talmente chiari. Ma poi scusate, ma vorrei ricordare che il Santo Padre Benedetto XVI mi ha inviato una lettera di risposta. L'ha inviata, io gli avevo chiesto un'intervista, e lui, sapendo benissimo chi era il sottoscritto, che cosa scriveva da 2 anni, cose tremende, che lui è rimasto il Papa, che quell'altro è un usurpatore, un antipapa, demolitore del cattolicesimo, invece di dirmi: caro dottore, lei la deve smettere di promanare queste stupidaggini, perché il Papa è solo Francesco, io ho abdicato, chiariamo una volta per tutte, lei la smetta di dare scandalo e di dire cretinate. Lui mi ha detto, pur con ogni buon intento non è proprio possibile riceverla, e mi manda sulla carta da lettere il suo stemma da Papa Regnante, unito con quello di Monsignor Gesmi. Allora, io veramente non so più che dire, non so più che fare, perché vuol dire che non rendersi conto di queste cose. Io ho anche scritto delle lettere pubbliche ad Aldo Maria Valli e al professor Viglione, che sono molto vicini a Monsignor Viganò, in modo molto amichevole e cortese. Ho detto: signori, ma ci possiamo prendere un caffè? Perché puta caso io avessi qualcosa di interessante da sottoporvi, sarebbe talmente eclatante che varrebbe la pena. Sarebbe forse la cosa più importante, certo, degli ultimi 2000 anni, dopo la morte e resurrezione di Cristo. Non lo so, ventiliamo un'ipotesi. E non mi hanno negato anche un caffè. E allora vuol dire che tutto si deve compiere per conto suo. Una cosa, in questa intervista di Aldo Maria Valli, Viganò un paio di volte dice: bisogna tornare a quello che la Chiesa credeva, insegnava e celebrava sino a Pio XII. Ogni opposizione alla teoria, vabbè, questa cosa lui lo dice 2 volte, è una sorta di è il Concilio Vaticano II. Sì, allora questa storia del Concilio Vaticano II, è verissimo che nel concilio dal concilio partì la grande offensiva eretico-massonico-modernista. No, volevo dire, però lui non ha una posizione sedevacantista in questa lettera, mi sembra, o comunque in maniera molto lui sembra per l'abolizione, lui sembra per l'abolizione del concilio, cosa che non... Ma non dice che tutti i papi dopo Pio XII sono invalidi in questa lettera, non lo dice mai, no, lui è per l'annullamento del concilio, cosa che è già stata fatta nel passato. Alcuni concili furono annullati. Ma chi vi aspettate che lo annulli? Il Papa Francesco col grembiule da pizzaiolo? Sicuramente non potrà essere lui, no? Allora, l'unica cosa è concentrarsi sulla validità della elezione di Papa Francesco. E ritorniamo al discorso di prima, senza che io vi ripeta. Quanto al Concilio Vaticano II, è vero che tanti danni sono partiti da questa cosa, ma non possiamo dire che tutto è da buttare del Concilio Vaticano II, perché tante altre cose sono rimaste perfettamente nell'ortodossia. Ora, a me il Concilio Vaticano II, se fosse per me, lo annullerei tranquillamente, perché era una cosa che ha fatto talmente tanti danni che per me andrebbe benissimo
eliminarlo, ma è molto pericoloso questo discorso, perché dire che tutti i papi post-conciliari, diciamo... Cioè non deve annullare i papi, No, deve semplicemente essere certo, messo in è discussione. è molto pericoloso, anche perché poi concentrarsi su questa cosa del Concilio Vaticano II è del tutto secondaria all'aspetto delle elezioni di un nuovo Papa. Perché se il prossimo Papa sarà un antipapa, che vi aspettate che Giovanni XXIV antipapa, di cui già parla Monsignor Viganò, possa annullare il concilio? Cioè noi stiamo parlando di una fase successiva all'aspetto fondamentale, cioè che il prossimo Papa deve essere un Papa legittimo. Allora, quando avremo un Papa legittimo che non sarà più Bergoglio... Poi potremmo anche parlare di questo, dici? E poi si va a guardare al passato, ma è come avere, no? Che ti posso dire? È come se nella tua famiglia si instaura un usurpatore, uno che si spaccia per tuo padre ma non lo è. E noi ci stiamo preoccupando della vigna del mascherone, che bisogna fare dei lavori, eccetera. Ma prima cosa rimettere il padre vero, il vero proprietario al suo posto. Poi ti occuperai di sistemare la vigna del mascherone, no? Cioè questa è logica elementare. Chiaro. Allora, ripeto, i brogli del conclave, quello è un pasticcio, non vi ficcate in quel ginepraio dei brogli del conclave, perché lì non si può avere nessuna percezione, nessuna chiarezza, è difficilissimo. E comunque, anche se si scoprissero dei brogli, potrebbe esserci la dottrina dell'universalis ecclesiae adesio, cioè che è una dottrina, questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso, attenzione, perché se voi vi incistate su questa cosa dei brogli del conclave, delle irregolarità, potrebbe rientrare di soppiatto l'universalis ecclesiae adesio, che va a sanare delle irregolarità che ci sono state in un conclave. Attenzione! Quindi il conclave non deve essere proprio considerato, dici, perché certo, nel momento in cui lo consideri entri perché tu sollevi, ci sono state delle irregolarità nel conclave, vabbè, ma siccome tutti i cardinali le hanno accettate, Bergoglio è Papa, e chiudi la partita. E invece dov'è che si ferma l'universalis ecclesiae adesio? Si ferma al fatto che non potrà mai sanare un conclave che non può essere convocato, perché il Papa non è né morto né abdicatario. Quindi attenzione, eccellenza, attenzione, perché se vi andate a infilare in questo ginepraio dei brogli, delle irregolarità, che pure ci saranno state, anche se sono difficilmente comprovabili, voi vi esponete a essere falciati dall'universalis ecclesiae adesio, che siccome tutti i cardinali hanno... Attenzione, questa cosa, guarda, mi è venuta in mente adesso, bisogna assolutamente farla presente, perché è rischiosissima, è un suicidio andare a infilarsi in questo ginepraio. Senti, tu il 17 novembre del 2021 hai scritto un articolo sul Libero che si intitolava Una critica costruttiva alla strategia di Monsignor Viganò, quindi prima di questi fatti, naturalmente. Sempre fatta con molto rispetto, perché io ho molto rispetto per Monsignor Viganò, che è un uomo di un coraggio e di un'onestà senza limiti. Poi non c'è nulla che non si possa condividere di quello che lui dice, fondamentalmente, dal punto di vista, cioè anche dal punto di vista politico, dal punto di vista... Per quanto riguarda le questioni della Chiesa, lui fa delle analisi molto corrette per quanto riguarda i frutti marci del concilio, cosa sulla quale io mi sento personalmente di aderire. Non posso seguirlo quando lui, diciamo, fa delle critiche al vero Papa, Benedetto XVI, dicendo che, per esempio, che strizzava l'occhio al nuovo ordine mondiale. Ma non potrebbe farle in teoria, no? Se fosse il vero Papa. No, si può fare una critica rispettosa, si può fare, no? Una critica, certo, non è che puoi dire al vero Papa che è il capo della Deep Church, il malvagio, apostata, eretico, però fare, diciamo, delle critiche al vero pontefice è un po' spinta come cosa, però è lecito, no? È lecito. Allora il problema è che il vero Papa è già prigioniero, è già in sede impedita, poverino. E che facciamo? Ci mettiamo il carico da 11 dandogli addosso anche dicendogli che è modernista? Qualcuno ha scritto pure che è gnostico. Ho letto un commento sul blog di Tosatti
dicendo che Benedetto XVI era agnostico, e un altro che diceva che che non doveva pregare insieme a Bergoglio per la consacrazione della Russia, se no avrebbe invalidato la consacrazione della Russia di Bergoglio. Cioè, veramente ormai siamo al circo più totale. E quindi io in questo articolo che tu hai citato facevo presente, con grande rispetto a Monsignor Viganò, proprio questo, cioè che se si continua a riconoscere Bergoglio come legittimo papa ci si infila in un cul-de-sac. E lui in questo articolo dice, continua a sostenere che Benedetto XVI ha rinunciato al trono, è emerito e solo alcuni illusi non è emerito, aspetta, sì. e solo alcuni illusi pensano che sia rimasto Sì, papa. va bene, d'accordo, saremo pure illusi, però io vorrei far presente a Sua Eccellenza che nel 2021 il Vaticano ha messo al lavoro dei canonisti. Perché? Perché il papato emerito non esiste dal punto di vista giuridico. Quindi da che punto di vista è emerito? Se, e qui rientriamo nella logica aristotelica, se l'accezione burocratico-formale canonica di emerito che vale per il vescovo e che indica un vescovo in pensione Non esiste per il Papa non esiste, allora che cosa vuol dire che emerito? Resta un'unica possibilità. prendere il dizionario di latino. Bravissimo, prendere il dizionario di latino, andare alla voce del verbo emereo e capire che Benedetto XVI è il Papa emerito, perché dal verbo emereo è colui che ha diritto di essere Papa, che merita di essere Papa. È il Papa insigne. Allora, se non capiamo che ogni parola citata dal Santo Padre Benedetto racchiude in sé un nocciolo di precisione, di esattezza, di perfezione etimologica, noi non capiamo niente. Come fa Monsignor Viganò a dire che il Papa è emerito, intendendolo come dimissionario, abdicatario, se questo status giuridico non esiste? Ma non è che dico io che non esiste, lo dicono canonisti come Fantappiè, Margiotta Broglio, Geraldina Boni, lo storico De Mattei. Già avevano detto, ma no, scusate, il Papa emerito non esiste, il Papa emerito è il Papa. E quindi contestavano a Benedetto, ma che cosa si è inventato questa cosa che non esiste? È certo che non esiste, infatti lui dice io sono emerito, ma lo dice con un'altra accezione. Sono emerito perché sono colui che ha diritto di essere Papa. In che cosa? In una sorta di ministero allargato, come spiega Monsignor Genswein nel 2016, in cui abbiamo due successori di San Pietro viventi, ma un solo Papa legittimo. Allora voglio dire, lo capirebbe anche un bambino. Abbiamo un solo Papa legittimo, ma due papi. Che cosa vuol dire secondo voi? Che l'altro è illegittimo. Certo. Ok? Allora, il Papa emerito è colui che ha diritto di essere Papa per differenziarsi dall'altro Papa illegittimo. Che non ha diritto. Infatti prosegue Monsignor Genswein e dice: abbiamo una sorta di ministero allargato in cui c'è un membro attivo e un membro contemplativo. Fai caso, non usa la parola papa, in cui c'è voce del verbo essere. Non dice c'è un papa attivo e un papa contemplativo. No, lui svaga, dice c'è un membro attivo. Il membro una attivo, persona, ecco, il membro attivo, cioè uno di questi due successori di San Pietro viventi, è il papa illegittimo che è attivo e che comanda. E il membro contemplativo è il Papa emerito, colui che merita di essere Papa, che non governa perché è in sede impedita. Allora, se voi non capite queste cose e vi andate a infognare nelle questioni dei brogli elettorali, non ne uscirete più perché sarete falciati dalla Universalis Ecclesiadesio. Però stai guardando la televisione e ti dicono c'è un membro attivo e uno contemplativo. Ti devi fare mente locale. Tu capisci che quello contemplativo è il vecchietto, il nonnino. Certo. E quello attivo è il Papa. Certo, però quindi siccome non viene detto c'è un Papa attivo e un Papa contemplativo, ma un membro, tu lo devi riassociare a quel discorso di prima. No, ma guardate, quel discorso di Monsignor Genswein del 2016 è una bomba. Infatti già all'epoca qualcuno si fece venire qualche dubbio e lui diceva è una sorta di Benedetto ha aperto un pontificato d'eccezione, Ausnahme Pontificat, che come ha individuato il canonista Guido Ferro Canale si riferisce a una concezione di
di stato d'eccezione che proveniva da Carl Schmitt, il filosofo Carl Schmitt, dove si individua uno stato di sospensione giuridica. Quindi Benedetto ha inaugurato un pontificato di eccezione in cui lui si è autoimpedito e ha sospeso qualsiasi operazione giuridica della Chiesa. Quindi quelli che continuano ad affannarsi, oddio Bergoglio ha fatto questo, il motu proprio traditionis custodes, i preti donna, le unioni civili, le benedizioni ai gay, eccetera. Signori, state tranquilli, è il pomeriggio di vacanza di persone che non hanno alcun diritto di governare, cioè stanno giocando a fare i papi, ma nulla ha validità giuridica. Ma lo dice anche Monsignor Viganò, dice sarebbe stralciato tutto, sarebbe nulla l'elezione di Bergoglio, così come nulle sarebbero tutte le sue nomine, gli atti di governo e di magistero, e questo deriva dal pontificato di eccezione realizzato con l'autoesilio in sede impedita, che ha colto di sorpresa tutti i cardinali, compresi quelli buoni e quelli infedeli, e adesso c'è qualcuno che finalmente è arrivato a capo di questa cosa, non io, ma un'equipe di persone, Don Minutella, il professor Sanchez, l'avvocato Acosta, Fra Bugnolo. Pure Fra Bugnolo ha avuto un ruolo storico in questa cosa, ha avuto un ruolo storico. E questi lo dicono, lo gridano dovunque, hanno dei siti, quindi non è che dice, sai, l'ho detto per telefono a un mio amico, no, lo pubblicano, ci sono tutti gli articoli. La mia inchiesta consta di 200 articoli, in totale sono 639 con le traduzioni in lingua straniera, spagnolo e inglese prevalentemente, ma anche in tedesco. Tedesco ho visto. Alcune ricostruzioni chiave sono state tradotte anche in polacco, in russo, moltissimi articoli in portoghese, francese anche. In francese, sì, diciamo francese perché il padre Walter Covens ha tradotto quasi tutti i miei articoli in francese. Quindi tutto il mondo può sapere qualsiasi cosa. Allora io dico, va bene, prendiamoci tutto il comodo per riflettere, magari fra altri 3-4 anni magari si sblocca qualcosa, però noi siamo alle soglie della terza guerra mondiale, signori. Allora, non sono io che devo ricordare a Monsignor Viganò i 4 cavalieri dell'Apocalisse, no? Mi pare che la pestilenza ce l'abbiamo avuta. La morte, mi pare che tra gender, aborto e eutanasia, mi pare che stiamo ben messi. La guerra c'è, la carestia si affaccia, il falso profeta ce l'abbiamo, il catecon ce l'abbiamo, il grande drago rosso, la Cina ce l'abbiamo. Che altro dobbiamo aspettare? Incredibile. Però nessuno riesce a inquadrare, cioè io queste cose da laico come sono, laico proprio come status, non perché io voglia mettere, non perché io voglia esplicitare il fatto se io sono credente o meno, perché è una cosa che tengo per me, non è un problema, e infatti mi piace, mi gratifica molto il fatto che alcuni mi ritengano credente e altri mi ritengano ateo. Questa cosa mi lusinga moltissimo, perché vuol dire che sono riuscito a mantenere un equilibrio tra l'oggettività di alcune questioni e che sono oggettive, che sono di tipo legale, e poi quelle che sono le credenze che spettano ai cattolici. Però se tu sei cattolico sei tenuto a credere all'Apocalisse, alla lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, al terzo segreto di Fatima. Per la tua ricerca non è necessario essere cattolici, perché no, anzi tu l'altra volta nell'ultima intervista hai detto una cosa interessante, dicevi che gli estremamente comunisti o atei sono quelli che dovrebbero capire meglio la tua ricerca, perché hanno quel distacco per poter dire ma loro lo capiscono meglio perché sono meno coinvolti. Quindi una persona intellettualmente onesta, tanto che c'è stato siamo arrivati al paradosso che la difesa della messa in latino più vibrata è provenuta da Michel Onfray, che è un filosofo ateo, libertino, anticattolico francese, che però si è pronunciato contro
l'eutanasizzazione della messa in latino operata da Bergoglio con quello pseudo motu proprio traditionis custodes, dicendo ma guardate che la messa in latino fa parte della nostra identità, della nostra cultura, e quindi assolutamente non dovete abolire. Ma anche lì si vede, no, la follia antilogica del provvedimento. Traditionis custodes, custodi della tradizione. Allora, come fai ad abolire una tradizione di 500 anni perché non è in tradizione con gli ultimi 60 anni dai tempi del concilio? È un assurdo, no? Ma è tutto alla rovescia. Il bello di questo antipapato è che il rovesciamento è talmente patente che questo spiega perché Papa Benedetto scriveva in Ultime Conversazioni: sono stato molto contento e felice che fosse stato eletto Bergoglio. Perché? Perché se fosse stato eletto un papa più sottile, un antipapa più sottile, avrebbe dato un filo da torcere molto di certo, più. perché come fai a individuare che quello non è il papa? Se fosse stato uno molto più lungimirante come antipapa, il problema di questi qua è che hanno fretta, non possono aspettare. Cioè, se io fossi stato nei Però panni... scusa una domanda. Prego. E se ci fosse stata la declarazio di Benedetto XVI, chiunque fosse stato al posto di Bergoglio, seppur più raffinato, sempre invalido sarebbe. Certo, ecco, certo, no, volevo dire perché la trappola, chiaro. diciamo, la declarazio sarebbe stata comunque... Tu dici a livello psicologico diventava Ma chi è che andava, a vedere gli errori di latino? Cioè, a noi c'è voluto davanti a un... c'è voluto un lavoro di 9 anni per arrivare faticosamente a capire questa cosa. Un lavoro che dal 2020, grazie al primo input di Fra Bugnolo, ha dato il via alla nostra inchiesta, che poi è stata rilanciata dalla conoscenza di Don Minutella, dalla conoscenza delle catechesi di Don Minutella, e quindi da lì poi, con questo lavoro di equipe, abbiamo potuto scoprire la sede impedita. Ma ci abbiamo messo un lavoro che io non ti dico. Anche perché io, che ho tirato fuori per primo la questione della sede impedita, mica sono un canonista. Quindi mi sono dovuto fare una cultura, sì, ma per arrivare a capire che quella che tutti consideravano da 8 anni una rinuncia problematica non era affatto una rinuncia problematica, ma era qualcosa di estremamente coerente, che non aveva valore giuridico, ma una declarazione, una dichiarazione. Cioè lì veramente... Deve essere arrivata un'ispirazione o dallo Spirito Santo per chi crede, o da un senso logico che permea la storia qualcuno l'ha scritto da tutti i secoli. Io assolutamente non voglio dire che sono stato ispirato dallo Spirito Santo, ci mancherebbe altro, però c'è una specie di senso logico che pervade l'inconscio collettivo e che io noto con stupore e ammirazione nelle lettere che mi mandano i miei lettori, con delle intuizioni fenomenali. Per esempio, una cosa che mi capita spesso è: all'inizio della settimana di solito io pubblico sul Libero un articolo, però a volte ho dei dubbi, ma non so se è il momento, non so se è il caso, forse... E arriva poi un commento su Twitter o su Facebook, eccetera, che mi dà l'ok. Che mi dà l'ok. È vero, l'hai detto già un paio di volte sta cosa. E quindi io mi fido, io sono uno strumento nelle mani di questo inconscio logico collettivo che si nutre della vostra collaborazione. Cioè siamo tutti insieme, tutti coloro che non vogliono finire il nuovo ordine mondiale transumanista. A proposito di questo, volevo dire, Viganò lo definisce, riconosce Francesco come legittimo pontefice, ma lo definisce non cattolico, un pagano, un massone, un malvagio, uno strumento del diavolo, il capo della Deep Church, un venduto ai poteri, vabbè, insomma. Allora, lo stesso Viganò, per permettersi tali epiteti, probabilmente sa bene che non è il Papa. Allora lo dica. Lo dicesse. Cioè, quella è l'unica cosa fondamentale da sapere, no? Ed è anche una delle cose che Monsignor Viganò ha sicuramente la competenza necessaria per poterla affermare. Perché quando lui si espone, per esempio, sui vaccini, non voglio entrare nel merito, ma diciamo è un ambito
in cui lui si documenta, però non è laureato in virologia, non è uno scienziato, Monsignor Viganò. Monsignor Viganò non è sono mai arcivescovo. tecnici i suoi giudizi, sono sempre... Sì, è vero, però questo lo ha esposto a essere massacrato dal mainstream. Perché figurati, dici una cosa un attimo che svirgola dall'emozione unica, perché io non parlo più di pensiero unico, perché non c'è più neanche un pensiero. Si è passati dal pensiero unico all'emozione unica. Questo è bello. Quindi Monsignor Viganò si è fatto massacrare, poverino, su queste faccende che nel caso derivano sempre da un'unica impostura di base. Allora lui ha tutti i titoli, non solo per poter pronunciarsi in merito, ma anche ha la possibilità di chiedere, da quello che ho capito, di chiedere un sinodo provinciale per pronunciarsi, perché si pronunci sulla sede impedita del vescovo di Roma. Quindi, essendosi lui dichiarato vescovo di Roma, questa spieghiamola meglio perché ne abbiamo già parlato. Siccome Monsignor Viganò è un vescovo incardinato nella Curia Romana, o comunque nella diocesi di Roma, lui potrebbe chiedere un sinodo provinciale dove verrebbero convocati i vescovi della provincia, i rettori degli istituti, insomma, diciamo i big della Chiesa della provincia di Roma, per pronunciarsi sulla sede impedita del vescovo di Roma, che sarebbe una soluzione canonica percorribile a quanto sostiene Fra Bugnolo, e probabilmente anche più agile che non convocare un concilio fra tutti i cardinali, vescovi, arcivescovi. Perché quello scavalcherebbe il problema, sarebbe una forma molto veloce. È una forma che potrebbe essere consentita dal diritto canonico, e io mi permetto sommessamente di farla presente, se non direttamente a Monsignor Viganò, a chi gli sta vicino. Ci fermiamo un attimo? Sì. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo. Approfittiamo per ricordare a tutti gli ascoltatori il nuovo gruppo Telegram che abbiamo creato qualche giorno fa, che sta riscuotendo un ottimo successo. In questo canale potete trovare, oltre a degli articoli e documenti collegati agli argomenti di cui parliamo durante le nostre interviste, e poi soprattutto durante l'anteprima YouTube, quindi quando mandiamo in onda la puntata per la prima volta, gli articoli escono contemporaneamente mentre ne parliamo, praticamente in tempo reale. E poi durante la settimana postiamo gli argomenti che tratteremo nelle prossime puntate, così potrete darci, come avete già fatto questa settimana, suggerimenti, pareri, rispondendo ai post. Inoltre mettiamo a disposizione un podcast MP3 di tutte le trasmissioni, perché possa, per chi è amante di podcast, ascoltarci in quel modo. Ricordiamo il link che vedete in sovraimpressione, comunque è https://t.me/Andrea Cionci. Bene, a questo punto, Andrea, parliamo dei legittimisti di Bergoglio, ovvero coloro che, arrampicandosi un po' sugli specchi, considerano Bergoglio un papa legittimo. Sì, ma non sono solamente legittimisti di Bergoglio, perché se tu sei bergogliano va benissimo che tu sia un legittimista di Bergoglio. Questi sono una minoranza di intellettuali e teologi conservator tradizionalisti che, pur detestando Bergoglio, hanno elaborato complesse teorie per giustificarne a tutti i costi la legittimità. Dice, siccome la situazione non era abbastanza problematica, no? Servivano anche quelli del tuo schieramento che remavano contro il fuoco amico, no? Fuoco amico. Sì. Allora dici, ma perché questi intellettuali e teologi conservatori che odiano Bergoglio però lo legittimano? Allora, supponiamo perché
Essi sentono giustamente l'obbligo morale di mettere in guardia i fedeli, però senza il rischio di essere scomunicati. Però, come abbiamo visto, questa illusione dell'unico nodo fondamentale, cioè che Bergoglio non è il Papa, è un disastro, è una strada disastrosa, perché abbiamo già detto che è il miglior favore che si possa fare a questi qui, a Bergoglio. Ora, i principali tradizionalisti e legittimisti dell'antipapa sono John Salza e Robert Sisco, Don Curzio Nitoglia, Monsignor Atanasio Schneider e il padre Giovanni Cavalcoli. I loro sistemi teorici mirano a giustificare l'esistenza di un papa in massima parte percepito da loro stessi come non cattolico, eretico, apostata, e in generale queste teorie canoniche che sono andati a rispolverare o che hanno creato, di fatto legittimano il fatto compiuto, cioè brogli, colpi di Stato, evitando a prioristicamente e antistoricamente di considerare la possibilità che anche nel 2013 possa essere salito al potere un antipapa e che il vero papa si possa essere ritirato in sede impedita. Cioè, tutte queste argomentazioni partono da un unico dogma, che comunque sia Bergoglio non può essere messo in discussione nella sua legittimità, e quindi si arrampicano su specchi insaponati con le più assurde teorie canoniche, che entrano poi in contraddizione fra di loro e in contraddizione anche con i canonisti ufficiali, cioè un pasticcio che non finisce più. Allora vorrei chiarire in questa sede, come diceva Villaggio, gli argomenti principali dei tradizionali legittimisti di Bergoglio, che sono l'argomento del comando, del consenso, dell'attesa, dei due individui, del cattivo padre e della tradizione vivente. Allora, il primo di questi argomenti è il cosiddetto argomento del comando, che è basato su una erronea concezione di autorità, ovvero, secondo tale argomentazione, l'autorità coincide con il potere e il papato consiste nel governo. Quindi, chiunque si sieda sul trono di Pietro è papa, basta. Chiaramente questo avalla la legge della giungla. Per cui se domani un terrorista minacciando con un mitra i cardinali riuscisse a farsi eleggere papa, allora sarebbe il vero papa con l'investitura divina, l'infallibilità. È chiaramente una boutade, no? Questo vale per gli stati normali, non teocratici. Certo, che ne so, parliamo della Libia, il colonnello Gheddafi ha fatto fuori il precedente, adesso è lui il capo del governo, l'autorità coincide con il governo e quindi Gheddafi è il legittimo governante della Libia. È chiaro che in questo nella Chiesa siamo molto lontani, no? Certo. Anche perché poi sappiamo benissimo che esistono gli antipapi, ce ne sono stati 40 nella storia, quindi non è che è Cionci che si sta inventando una nuova figura di papa illegittimo, ce ne sono stati 40 di antipapi nella storia. Quindi di che stiamo parlando? Poi c'è il secondo, che è l'argomento del consenso. Sì, l'argomento del consenso è un upgrade, diciamo, dell'argomento del comando, ed è fondamentalmente quella dottrina di cui abbiamo già parlato, che si chiama Universalis Ecclesiae Adhesio, l'accettazione pacifica universale da parte dei cardinali e della Chiesa. Quindi se uno ha conquistato illegittimamente il potere e i cardinali lo riconoscono come papa, allora vuol dire che è papa lo stesso, anche se ha preso illecitamente il trono di Pietro? Quindi è la legge della giungla, però sancita per acclamazione, e chiaramente anche questa è una completa follia. Come abbiamo detto prima, l'Universalis Ecclesiae Adhesio può sanare qualche irregolarità in un conclave legittimo, convocato a papa morto o abdicatario, ma non può validare una elezione di un papa se quello precedente non è morto o non ha abdicato. È come se io domani indico in Parlamento una votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica senza che il Presidente Mattarella si sia dimesso o abbia terminato il proprio mandato, no? Di che stiamo parlando? Scusami. Poi c'è l'argomento dell'attesa, sì, che è interessante, cioè questo vuol dire che bisogna aspettare che muoia Bergoglio. Sì, certo, perché siccome per poterlo dichiarare eretico. Buonanotte, no? Siccome nessuno ha
serve una dichiarazione ufficiale, cioè è un uroboro, no? È il cane che si morde la coda, cioè loro pretendono che la chiesa golpista bergogliana si auto delegittimi Bergoglio. Allora, in base alla dichiarazione ufficiale si potrebbe fare qualcosa, ma siccome questa dichiarazione non c'è, ti devi tenere l'antipapa finché non muore. Allora io dico, ma San Bernardo di Chiaravalle poteva rimanersene tranquillamente in panciolle invece di baccagliare per scacciare l'antipapa Anacleto II. Bastava che aspettasse la morte di Anacleto II, al quale poi è succeduto l'antipapa Vittorio IV. Perché dopo un antipapa succede un altro antipapa, no? Allora di che cosa stiamo parlando? Ma questi signori l'hanno studiato un minimo la storia della Chiesa? Vabbè. Andiamo avanti. Poi c'è l'argomento dei due individui, detto anche del dottore privato. Questa è una delle cose più folli che sono riusciti a tirare fuori. Praticamente questa teoria afferma che il Papa di per sé non può mai essere eretico, apostata, idolatra. Per l'infallibilità? Certo. Però allo stesso tempo può dire eresie e portare all'apostasia e compiere atti idolatrici parlando e agendo come dottore privato o come individuo privato. Cioè è come dire, no? Il presidente della società dei vegani, poi però la domenica può andare alla battuta di caccia al cinghiale, perché tanto agisce come dottore privato. Ma è assurdo, ma questi veramente, ma che cosa si sono fumati per dirla con una battuta? Come fai a dire come fai a dire che il Papa, siccome Papa è infallibile, però nel privato può dire la qualunque? È assurdo, no? È completamente assurdo. Anche perché c'è l'articolo 892 del Catechismo che dice che il Papa è assistito dallo Spirito Santo anche nell'attività ordinaria. Ma poi soprattutto Bergoglio non è affatto rimasto solo nel privato. È già intervenuto ufficialmente sulla dottrina con Amoris Laetitia, pseudo enciclica del 2016, che ha sdoganato in parte la comunione ai divorziati risposati. Ci sono dei cardinali che hanno espresso dei dubbia, e ai quali lui Bergoglio non ha risposto. Quindi, ma sta comunione ai risposati, divorziati risposati, si può dare, non si può dare, e in Germania non la danno, in Polonia non la danno. Ma che è? Sembra che sia una specie di usanza gastronomica locale. Per cui a Milano la cotoletta alla milanese si mangia senza marmellata, però a Vienna invece si mangia con la marmellata. Cioè dipende dalle località. Oh, ma quello è il corpo di Cristo, signori, ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Ma questi sono pazzi, guarda, sono veramente pazzi. Poi c'è l'argomento del cattivo padre. Cioè, se tuo padre è cattivo te lo tieni. Sì, ma il padre, cioè la metafora del padre è usata in modo errato, perché il papa non è assimilabile al padre biologico che, anche se è un mascalzone, che picchia la moglie, che è colui che ti ha generato, rimane sempre, diciamo, colui che ti ha generato da un punto di vista biologico, e non è neanche un padre in senso puramente giuridico, che lo è solamente in base a un documento, né un padre padrone che è tale solo in base al potere e al dominio, ma il Papa è padre nel senso spirituale, cioè essendo custode del depositum fidei, condividendo la stessa fede della Chiesa, dei fedeli, insegnando la dottrina ai fedeli e vegliando sul fatto che il messaggio di Gesù e la tradizione siano trasferiti e tramandati in modo corretto. Quindi se non fa questo non è padre, ma è un impostore che si finge padre, appunto come il nostro. Poi c'è il sofisma di Padre Cavalcoli, che è una delle perle in assoluto migliori di questo coacervo di teorie legittimiste di Bergoglio. Non riesco a distinguerlo perché non ho capito bene la differenza con uno che abbiamo già letto prima. Cioè nel senso... Vabbè. Allora Padre Cavalcoli in sostanza dice che siccome il Papa è uno ed è Francesco, sicuro, lo dà per assodato, quindi Benedetto XVI non è più padre. E come giustifica le innovazioni non cattoliche e anticattoliche di Bergoglio? Dicendo che sono solo battute o espressioni linguistiche infelici, o ridefinendole come cattoliche in quanto fatte dal Papa che non si inganna e non ci inganna. Cioè, le assurdità che promana Bergoglio o sono delle espressioni infelici o delle battute, o comunque alla fine ha ragione lui, perché lui è il Papa, perché il Papa può essere solo uno. Padre Cavalcoli ha deciso che a tutti i costi è Papa Francesco,
E quindi questa, diciamo, l'assurdità di questo sofisma, io l'ho esemplificata con un esempio molto banale. Immaginiamo due barattoli, uno con scritto zucchero e sale, ma al posto del sale c'è lo zucchero e viceversa. Sì, come capita Quindi, spesso. secondo questo sofisma di Padre Cavalcoli, il sapore salatissimo della polvere contenuta nel barattolo zucchero sarebbe solo un leggero difetto dello zucchero, mentre di converso il barattolo con scritto sale, io non lo apro nemmeno, non lo assaggio nemmeno, ma per esclusione contiene sicuramente del sale. Capito? Cioè siamo a queste assurdità. Poi c'è la teoria della tradizione vivente. Secondo i sostenitori di questa teoria, il cattolicesimo non è qualcosa di fisso, di stabile, ma coincide con quello che dice e fa il Papa regnante, che è, diciamo, nient'altro che un relativismo papolatra. Cioè è il Papa che fissa Cioè la regola. qualsiasi Papa c'è, può dire qualsiasi cosa e ha ragione lui, che in un certo senso è vero, perché il Papa è infallibile. Ma se ha le carte in regola per essere Papa, no? Se ha le carte in regola per essere Papa. Sbaglio, tutti questi punti che hai letto fanno riferimento all'infallibilità papale. Ma sì, ma d'accordo, è proprio quello il problema. punto è proprio quello, se uno non è papa non è infallibile, tant'è che nel mondo degli antipapi abbiamo due antipapi santi, Sant'Ippolito e San Felice II, e un antipapa eretico novaziano. Quindi nel mondo degli nel brillante e fantasmagorico mondo degli antipapi c'è di tutto. Quindi Ci c'è sono stato anche un antipapa eretico. C'è anche l'antipapa eretico. Quindi se voi non fate riferimento al marchio DOC, anzi al marchio DOD, denominazione di origine divina, che è il munus petrino ricevuto legittimamente, non avete alcuna garanzia che quello sia il Papa che non si inganna e non ci inganna, come dice Padre Cavalcoli, no? Ma Padre Cavalcoli, in base a quale assunto può escludere a priori il fatto che ci sia stato un vero Papa che, pressato da tutti i fronti, si sia esiliato in sede impedita e che ci sia stato un gigantesco equivoco e che quindi Bergoglio sia antipapa? Cioè, chi glielo dice a lui che non è andata così? Io ho scritto 200 articoli sul tema, mi pare che la situazione l'abbiamo sviscerata abbastanza, no? Quindi, come vedi, tutte queste teorie ruotano intorno a un unico perno dogmatico, per cui Bergoglio deve essere Papa a tutti i costi. Perché? Perché sennò mi scomunica, perdo l'8 per 1000, perdo questo, perdo quell'altro. E questi teologi, canonisti, eccetera, si stanno esponendo a essere falciati dalla storia. Io ve lo dico con tutto il cuore, signori, riprendetevi prima che sia troppo tardi, perché quando verrà alla luce la sede impedita, voi sarete ricoperti di ignominia, perché non solo non avete preso le difese del vero Papa, ma addirittura avete supportato con delle teorie assurde la legittimità dell'antipapa. Cioè roba che in confronto il maresciallo Pétain oggi sarebbe ritenuto un eroe della patria. Tu sei convinto che lo facciano per l'8 per 1000? No, io credo che molti di loro lo facciano in buona fede, però se si avesse veramente buona fede fino in fondo, si spenderebbe un mezzo pomeriggio a leggere l'inchiesta di Acosta, Sanchez, Cionci, sentire le cose che dice Don Minutella e si cercherebbe di fare un attimo mente locale, no? Perché questa gente si sta spendendo, chi in modo gratuito, chi rischiando la pelle, chi rischiando la propria carriera, chi essendo stato scomunicato, così, tanto per... Perché vedono voi come quello che porta via il pallone e non vuole più giocare. Allora giocate con l'antipapa, che vi devo dire? Giocate con l'antipapa. È troppo impegnativo aderire a Don Minutella o a Ciunci. Va bene, ma allora occupati di quello che scriveva Sant'Antonio, San Girolamo, occupati di altre cose, no che remi contro e che teorizzi pure delle assurdità canoniche per supportare l'antipapa. Cioè, ma se tu non hai il coraggio per uscire allo scoperto, come diceva il Manzoni, se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare, ma almeno cerca di non remare contro, no? Che fai? Mi fai le teorie a specchietto per le allodole per farmi credere che Bergoglio è comunque il Papa? Ma queste sono delle responsabilità storiche immense, per non parlare di quelle spirituali.
sulle quali io non mi pronuncio perché non ho alcun titolo. Certo. Poi vabbè, c'è anche il sede privazionismo o tesi di Cassiciacum, che è una teoria surreale senza alcuna aderenza col diritto canonico e la teologia, tramite la quale un papa, secondo il motto dei prestigiatori, al contrario, il papa si vede ma non c'è. Il papa si vede ma non c'è, cioè praticamente sarebbe Bergoglio sarebbe il papa, ma in effetti non lo sarebbe. Quindi vabbè, i sedeprivazionisti sono una frangia ultraminoritaria dei sedevacantisti, ma ecco, i sedevacantisti invece hanno una affascinante teoria per cui nessun papa sarebbe valido dal 1958 ad oggi. Che è dal Concilio Vaticano II. Quindi dalla morte di Pio XII. Perché? Perché loro contestano Giovanni XXIII, che secondo loro era eretico, quindi abusivo. Va bene. Allora però, se i sedevacantisti fossero intellettualmente onesti, dovrebbero ammettere che Antipapa Benedetto XVI si è ritirato in sede impedita, scismando Antipapa Francesco. Cioè sarebbe una lotta intestina fra due antipapi, perché non è che te la puoi cavare così. Ah beh, siccome dal 58 a oggi sono tutti antipapi, io me ne infischio. Certo, devi prendere atto della situazione attuale. Cioè comunque, vabbè, vogliamo ammettere per assurdo che sono tutti abusivi? Però all'interno di questa abusività è accaduta una cosa importante. È accaduta una cosa importante, per cui una lotta intestina fra antipapi ha fatto sì che l'antipapa Benedetto XVI, che Dio mi perdoni, guarda veramente, che antipapa Benedetto XVI, nella loro ottica, si è costretto a togliersi di mezzo, si è autoesiliato in sede impedita in modo da scismare l'antipapa Francesco. Che poi questo per loro avvenga in un mondo, diciamo, che non ha più alcun legame con il vero cattolicesimo, questa è un'idea loro, ma in questo sistema vige da 60 anni un diritto canonico. Dal 58 c'è stata, diciamo, un'istituzione che è andata avanti con delle regole, uno Stato legittimamente riconosciuto. Quindi la questione canonica è svincolata dal fatto che quelli siano papi eretici, papi abusivi, come dicono i sedevacantisti. Mi spiego? Ma sai perché i sedevacantisti se la cavano così a buon mercato? Perché se loro dovessero riconoscere l'intelligenza sovrumana di Benedetto XVI, che ha organizzato tutto, la sede impedita, che ha inserito dall'83 la distinzione fra munus e ministerium, loro non potrebbero non riconoscere l'immensità di questo disegno, preparato anche e perfino dalla storia. Loro poi devono accogliere e accettare il fatto che Benedetto XVI è un papa gigantesco e che quel disegno non può essere altro che di ispirazione divina. E quindi si sentono autodelegittimati. Non ce la fanno, perché gli smonta tutto. Quindi i sedevacantisti si sono infilati in un cul-de-sac terrificante. E infatti l'unica scappatoia è eludere la questione. Vabbè, tanto sono tutti antipapi, quindi non mi interesso. Come se uno storico, che ti posso dire, uno storico antifascista che non riconoscesse l'avvicendamento di due dittatori fascisti, dice, vabbè, sono tutti fascisti e quindi non mi interesso della storia della lotta intestina fra questi due dittatori. Perché? Perché sono tutti fascisti. Vabbè, saranno tutti fascisti, però ce n'è uno che ha fagocitato l'altro, no? Si sono massacrati. Quindi storicamente bisogna prenderne atto. Storicamente non puoi non indagare, non è che puoi cancellare la storia perché sono persone che ti stanno antipatiche, che non ti piacciono, non condividi le loro idee, mi spiego? È un approccio ideologico, diciamo. Sì, è un approccio ideologico, ma di comodo. Quindi queste teorie però dimostrano per contrasto quanto sia invece perfettamente coerente la realtà oggettiva della sede impedita. Perché Bergoglio non è cattolico, come dicono loro, ma è pienamente giustificato a non essere cattolico perché non è il Papa, ma un antipapa,
il conclave che lo ha eletto non era valido, perché Benedetto XVI non ha abdicato ma si è ritirato in sede impedita, quindi lo Spirito Santo non c'era né all'elezione di Bergoglio né dopo, quindi il dogma dell'infallibilità papale salva, la Chiesa, almeno quella spirituale, non sarà distrutta e quindi infera non prevalebunt, come diceva Gesù Cristo. Perché? Perché tutta l'opera dell'antipapa svanirà in un soffio quando la verità della sede impedita si affermerà, come anche straannunciato dalle profezie, che pure i tradizionalisti dovrebbero conoscere in quanto credenti. Quindi col piano B, con la sede impedita, tornano tutti i conti dal punto di vista canonico, indiziario, probatorio, storico, teologico, profetico, documentale, testimoniale e fattuale. Tranne emozionale. Tranne quello emozionale, certo. Anzi, l'unica cosa che bisogna togliere da questa cosa è il mondo delle emozioni. L'emozione ritorna ed è un'emozione sublime, purificata, quando tu rimani estasiato, abbacinato dalla grandezza di quanto sta succedendo. Quindi voi che vi nutrite di emozioni negative, che preferite sguazzare nel dramma del Papa cattivo, Bergoglio, eccetera, fate un upgrade, passate alla meraviglia, allo stupore, alla felicità, alla contemplazione di questa cosa gigantesca che ci sta passando sotto gli occhi, e ce ne occupiamo solo su un blog sul Libero, su BioBlue, sulla finanza sul web, su Roma Hit, con numeri, diciamo, risicati rispetto a quel 1.285.000.000 di cattolici che stanno andando appresso a un pifferaio di Hamelin. Già. E poi c'è l'ultimo articolo di cui vorrei parlare, è questo di BioBlue, la parte 35 della tua inchiesta, in cui si parla delle 1000 scuse di Don Abbondio. Qui praticamente tu spieghi come questa tua, l'hai già detto tante volte, è un'inchiesta partecipata in cui il pubblico è una parte importante, no? E in questo caso un lettore molto preparato ti ha inviato, diciamo, uno specchietto, un prospetto, sì. In cui... Sì, perché abbiamo visto che, vabbè, i bergogliani accettano perfettamente Papa Francesco perché loro sono passati al bergogliesimo, una nuova religione, e sta a posto così. Abbiamo visto il problema di questi assurdi catto tradizionalisti che legittimano il Papa Francesco, ma c'è tutto un altro mondo, diciamo a un livello più basso, che è quello del clero comune soprattutto, dove diciamo, a differenza di quelle assurde teorie che abbiamo analizzato prima, dove almeno c'è un certo sforzo razionale per cercare di rabberciare una legittimazione di Bergoglio, qui in questo mondo del basso clero c'è tutto un sistema di argomenti, di atteggiamenti più che di argomenti, che consentono a questi sacerdoti di evitare di confrontarsi con la questione. E molti di loro lo fanno, poverini, perché sono sottoposti al sanzionamento da parte di Bergoglio, possono essere scomunicati. Tra l'altro, una cosa che mi diceva un prete è che loro possono vedersi lo stipendio sospeso da un momento all'altro, perché è il vescovo che eroga lo stipendio. Quindi se un vescovo prende in antipatia un prete, gli stacca la spina, gli stacca lo stipendio. Ma così, diciamo, non c'è come il sindacato, naturalmente. No, non c'è il sindacato. Cioè, come un feudatario medievale, capito? Tu mi stai antipatico, stai dicendo delle cose che non vanno bene, io ti stacco lo stipendio e tu muori di fame. Ok? Questa è una cosa sulla quale bisognerebbe concentrarsi. Beh, anche Don Minutella si è ritrovato in quella situazione. Sì, ma almeno Don Minutella è stato scomunicato. Non so se gli hanno anche tolto lo stipendio, però poi è stato sanzionato anche da un punto di vista molto più pesante. Comunque questi preti che eludono la questione di solito fanno riferimento ad alcuni atteggiamenti. Uno, l'inversione della gerarchia spirituale materiale. Cioè il principio che sta dietro questi errori è l'inversione della corretta gerarchia spirituale materiale e l'appiattimento sul sociale, mediatico o giuridico. Cioè,
come dicevamo prima, l'esempio è quello di considerare il papato come una semplice carica giuridica, quindi la fede cattolica e gli aspetti spirituali non sono essenziali. Può esistere per loro il papa non cattolico che può fare qualunque cosa perché quello è giuridicamente considerato il papa, anche se non lo è. Poi c'è la cosiddetta presunzione di normalità, cioè per cui tutto è tutto normale, non c'è nessun problema. Papa Francesco, il Papa, Benedetto XVI ha rinunciato normalmente, non c'è nulla di sospetto, quindi proprio la rimozione completa della realtà effettiva. Questa è la versione più comune fra la maggior parte del pubblico. Sì, fanno tutti finta di niente. No, è tutto a posto. Papa Francesco ha intronizzato la Pachamama, ha benedetto il Priapo col fallo eretto nei giardini vaticani, ma è tutto normale, capito? Lui è a favore personalmente delle unioni civili, ma diciamo il fatto che sia il secondo dei 4 peccati che gridano vendetta al cielo non conta niente, è un accessorio, sono piccolezze. Quindi è diciamo un atteggiamento molto abbastanza, come posso dire, che si commenta da solo. Poi c'è la falsa concezione di autorità, che significa? Questa è, diciamo, la tetragona posizione di certi tradizionalisti. È quella, diciamo, un po' di cui parlavamo prima, per cui l'autorità coincide col potere, per cui chiunque ha il potere è re, è presidente, è papa, è automaticamente legittimo, e quindi noi coi paraocchi eseguiamo gli ordini anche se ci ordinano di sparare a donne, bambini e civili. Chiaramente è una battuta, no? Però questa obbedienza cieca, pronta e assoluta è stata eliminata perfino dal codice penale militare italiano. Cioè, durante l'ultima guerra i soldati dovevano avere un'obbedienza cieca, pronta e assoluta. Adesso questo cieca, pronta e assoluta non c'è più, per cui se un ufficiale, un soldato riceve dai superiori un ordine che è palesemente contro le regole delle convenzioni di Ginevra o contro, diciamo, le più banali questioni di buonsenso, tipo sparare su dei civili inermi o cose del genere, un subordinato ha il dovere di rifiutarsi. Ok? Quindi prendiamo spunto dal mondo militare. Il prete non è che può seguire un papa che dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, no? Perché evidentemente quello non sarà il papa. Quindi approfondita la questione. Poi nella storia è successo già, Atanasio fece la stessa cosa. Certo, Sant'Atanasio di fronte al papa, al vescovo Ario che diceva che Gesù Cristo non era il figlio di Dio, lo ha preso a cazzotti. Era da solo. Ed era da solo. Cioè, non è che... No, lo ha preso a cazzotti fattualmente, proprio di fatto. E infatti poi Ario ha fatto una brutta fine e l'eresia ariana, che oggi riciccia con Enzo Bianchi, il quale nel 2018, vorrei ricordare in questa sede che nel 2018 Enzo Bianchi, commercialista, che sostiene da 30 anni che Gesù non era il figlio di Dio, ha presieduto il ritiro spirituale mondiale dei preti ad Ars in Francia ed era considerato il teologo prediletto da Papa Francesco, uno che dice che Gesù non era il figlio di Dio. Ti rendi conto? Vabbè. No. Poi c'è il fatalismo, no? E per cui tutto questo è stato voluto dalla volontà divina e quindi non ci possiamo ribellare, perché se no ci ribelleremo al volere di Dio. E torniamo a San Bernardo di Chiaravalle. Allora, San Bernardo di Chiaravalle, povero santo, perché non è rimasto nel suo eremo tranquillo a pregare invece di scatenare eserciti per buttare fuori l'antipapa Anacleto II? Che epoca era? Medioevo, siamo al Medioevo. 1138, se non ricordo, 1138. Poi sai, se sbagli una data i contestatori dicono, no, era 1139, capito? Quindi Cionci è un cretino, capisci? Perché poi loro fanno così. Tu puoi illustrare anche tutto perfettamente, poi se sbagli a mettere una virgola
Ah, ma lui non sa usare le virgole perché ha messo la virgola dopo il ma, invece va messa prima del ma. E quindi sono tutte scempiagini quelle che scrive. Loro fanno così. Così come se tu alzi un attimo la voce, no? O men che mai bisogna usare un linguaggio men che corretto. Perché se dici una parolaccetta, capirai, ti inchiodano come Gesù alla croce. Perché hai detto la parolaccetta. È come se ci tu non le dici fosse... mai però le parole. No, ci mancherebbe altro. Però ci sono dei personaggi che si sono esposti a essere ferocemente criticati perché non sono rimasti mai nell'alveo della più pura, rarefatta e galante conversazione. Mi spiego? A me dicono che sono arrogante. Mi dicono che sono arrogante. Qualcuno ha detto che sono spigoloso. Spigoloso l'abbiamo detto. Allora, c'è della gente che mi ha dato, dei colleghi che mi hanno dato dell'imbecille, dell'idiota. Un prete mi ha chiamato ebete a mezzo stampa. E io poi, se rispondo in modo un po' piccato, un po' secco, sono spigoloso io. Ok? Sì. Vabbè. Poi c'è... questa è una... è come posso dire... l'evergreen, la falsa interpretazione di scandalo. Cioè, molti mi accusano: ah, ma perché spargete queste idee che danno scandalo e che confondono i fedeli? Capito? Cioè, tu stai facendo luce, documentando, testimoniando gratis una realtà terribile, terrificante per la sorte della Chiesa, un abuso totale, e sei tu che dai scandalo. Quindi, per questa proprietà transitiva, allora, chiunque chieda una verifica sulla legalità di una situazione o denunci gravi abusi dovrebbe tacere per non dare scandalo e non turbare le coscienze dei semplici. Allora, questo atteggiamento noi l'abbiamo già visto nella Chiesa, no? Ah, quel prete toccava il sederino a quel chierichetto, meglio tacere, meglio non dare scandalo. Ok? Poi si è visto com'è finito. Quindi continuate pure con questa falsa interpretazione dello scandalo, vedrete che fine farete. Poi c'è il rifugio di comodo nella preghiera. Questa è la cosa di comodo. Questa è la cosa più bella che si possa fare, perché sì, ho riconosciuto che Bergoglio è antipapa, che Papa Benedetto è in sede impedita, dobbiamo pregare, dobbiamo pregare, capito? Comoda la vita. Allora, nel 1571, di fronte all'assalto ottomano, gli europei, invece di salire sulle navi di Marcantonio Colonna, potevano chiudersi nelle chiese a pregare. Vogliamo fare così? Allora, questo forse in alcuni casi è anche stata una soluzione. Allora, nulla toglie al valore della preghiera, perché poi qui i contestatori ma tu stai negando il valore della preghiera. No, assolutamente no, ci mancherebbe altro. Il valore del Santo Rosario dal punto di vista della fede ha un grandissimo effetto, ma non ti può esimere dall'agire se tu vedi delle cose. Se c'è una bambina che sta annegando, tu che fai? Ti metti a pregare? Sì, la preghiera, se vivi a 100 km di distanza, l'unica cosa che puoi fare è pregare per quella bambina, ma se tu stai là davanti, che fai? Ti metti a fare il rosario o ti tuffi per salvare la bambina? Quindi, attenzione, perché c'è un peccato che si chiama peccato di omissione, no? In questo caso è omissione di soccorso del Santo Padre Benedetto. Allora, tutti quei vescovi che fanno i vaghi e rispondono in modo sprezzante: ah, ma che sono queste stupidaggini complottiste, eccetera, si stanno rendendo colpevoli di omissione di soccorso del Santo Padre, del Sommo Pontefice. Siete sicuri che poi, quando sarà rivelata questa cosa, vi troverete a vostro agio? Domanda. Sai qual è la difficoltà? Forse avere questo scollamento fra la realtà canonica e la realtà mediatica. È sempre lì il problema. Io continuo a leggere le domande, i commenti. Sì, cioè questo scollamento è incomprensibile. Tu continui a dire questa cosa e molti continuano a non capire. Dice, ma scusa, non è in sede impedita, sta lì, può telefonare, può scrivere. Sì, sempre lì il disco rotto, no? Che strazio questa cosa. Allora, la sede impedita è uno status canonico,
D'accordo? Allora facciamo un esempio proprio chiaro. Divorzio e separazione. Se tu sei divorziato, per la legge italiana, ti puoi risposare legittimamente, ma se tu sei semplicemente separato, non puoi fare un matrimonio civile legittimo, ok? Quindi questo per spiegare con i pupazzetti che ci sono Però delle... nessuno ti vieta in giardino di fare una festa come ha fatto Berlusconi la settimana scorsa e si è sposato. Ma certo, che tu Giusto, puoi fare non quello, ha puoi nessun andare a valore. convivere con la tua fidanzata, che ce ne importa? Esatto. Allo Stato italiano che gliene importa? Ma dal punto di vista giuridico, se tu non hai divorziato davanti al giudice, non ti puoi risposare perché è un matrimonio nullo, ok? Quindi ci sono degli status giuridici. Una cosa è l'abdicazione, una cosa è la sede impedita. Nella sede impedita tu resti papa, hai il titolo che è peraltro di origine divina, quindi per Domine Dio, se siete cattolici, il papa è Benedetto XVI, quello che conserva il munus, l'investitura. Non è che il Signore dice, ah beh, mo c'è Bergoglio, mo c'è Mentana che parla bene di Papa Francesco, quindi Dio abbandona al suo destino Benedetto XVI e si mette a supportare, ad assistere Bergoglio, perché ormai tanto c'è lui e, come dice padre Cavalcoli, il Papa non si sbaglia e non ci inganna, quindi siccome tutti riconoscono che c'è lui, allora assiste lui, no? Non funziona così. La sede impedita è uno status giuridico canonico che ha delle poi ripercussioni teologiche fondamentali. Quindi se tu sei laico ti fermi alla realtà legale, cioè, signori, c'è un capo di Stato che non ha le carte in ordine per essere il successore di quello che c'era prima, e questo è già un grosso problema. Mi spiego? Anche in un caso, Perché in uno stato normale. Perché tu immagini la regina d'Inghilterra, no? La regina d'Inghilterra fa parte di uno stato che sta nel patto atlantico, tutto quanto, quello che sappiamo. Immagina che viene sostituita da un Lord Smith che non ha diritto dinastico per succedervi e che la regina Elisabetta si è autoimprigionata per mantenere il titolo di regina e delegittimare questo successore, che comunque comanda la Gran Bretagna. Allora, se tu sei laico, devi sapere che in un importante paese europeo c'è un capo di Stato che non ha il diritto di essere tale. E peraltro questo capo di Stato noi non sappiamo come la pensa. Se è un atlantista, da che parte sta, perché molti indizi ci fanno ritenere che quello sia amichetto di un nemico. Allora, dal punto di vista laico, questa cosa è molto preoccupante, perché i laici sanno qual è la posizione della Chiesa Cattolica da 2000 anni, quindi sanno che quel piccolo Stato, molto piccolo ma con un'influenza diretta su 1.285.000.000 di persone, oggi è in mano a un capo di Stato che non sappiamo come la pensi e non sappiamo a quali precetti debba per suo statuto assolutamente tenere fede. E siccome noi sappiamo che Giovanni Paolo II ha buttato giù il comunismo dandogli la spallata finale, e siccome sappiamo che il Papa Francesco, presunto tale, è a favore del nuovo ordine mondiale, leggasi intervista a quotidiano La Stampa del 13 marzo 2021, non bisogna sprecare la pandemia ma usarla per costruire un nuovo ordine mondiale, ha detto lui, non l'ho detto io. Allora anche i laici devono stare un po' in campana. Che è sto nuovo ordine mondiale? È a rischio la nostra sovranità. Per non parlare dei cattolici, che oltre, diciamo, a riconoscere un capo di Stato come il Papa, questo capo di Stato è anche il garante di una fede che ha dei principi che si ritiene, che loro ritengono, provenga direttamente da Dio. Quindi è inutile continuare a fare i vaghi, no? Anche perché quel concetto di prima del rifugiarsi nella preghiera, e diciamo di tutti questi sistemi di elusione, hanno a che fare con una rimozione del concetto di giudizio divino. Ma scusate, vi ricordate quando eravamo piccoli che ancora ci insegnavano il catechismo? Ma secondo voi si va tutti in paradiso? No, com'era? Aspetta che... c'era il purgatorio,
Poi c'era l'inferno per quelli che non che volevano rimanere lontani da Dio. Ah, quindi non è che si va tutti in paradiso. Allora, se andiamo a rispolverare un po' quello che diceva il cattolicesimo da 2000 anni, preti, sacerdoti, vescovi, cardinali che continuano a far finta di niente e a omettere di soccorrere il Santo Padre in sede impedita, io credo che si espongano a dei certi rischi, no? A livello spirituale. Io poi questo lo lascio ai teologi, però se non ricordo male, mi pare che esistesse anche una giustizia divina infinita tanto quanto la misericordia divina, se non ricordo male. Già, però è cambiata un po' nell'ultimo periodo. D'accordo, Bergoglio dice che si va tutti in paradiso, magari fosse, ma sai quante volte ho pensato, ma che bella la religione di Bergoglio, guarda. C'era un mio conoscente che diceva, a me piace Papa Francesco perché così posso mettere le corna a mia moglie senza troppi sensi di colpa. Fantastico, io non sono sposato quindi non ho di questi problemi. Però certo la seduzione di una prospettiva per cui alla fine come ti comporti, vieni comunque promosso e vai in paradiso. Quindi anche nonno libero quando magari si lasciava andare un po' da certo, giovane. Sì, tutti in paradiso, figurati. È una seduzione meravigliosa. Poi però se Bergoglio si sbaglia, che fai? Vai a dormire col pigiama, ti svegli col vestito elegante, però nel posto sbagliato. Come si dice a Roma, no? Vai a dormire col pigiama e ti svegli col vestito elegante. E se poi stai nel posto sbagliato, ma scusate, ma io sapevo che si andava tutti in paradiso. Ma ormai stai lì, non è che dici scusate, c'è il diritto di recesso, posso... Quindi le responsabilità spirituali che tutti coloro che fanno i vaghi, dei pastori, si stanno assumendo, io se fossi in loro una riflessione ce la farei. Dici, ma poi Papa Francesco mi toglie quei 1.200 euro al mese e 8 per 1000. Meglio perdere l'anima? Vabbè, fatevi due conti. Ma magari è meglio perdere l'anima che non quei 1.200 euro al mese di 8 per 1000. Probabilmente è una situazione molto difficile anche quella di perdere i 1200, quello che sono. Sì, però i fedeli difficilmente un sacerdote trova. Prendete esempio da Don Minutella, che Don Minutella è sostenuto dai fedeli che grazie alla loro generosità gli finanziano anche i viaggi per fare apostolato in tutto il mondo. Quindi io penso che un prete coraggioso che trovasse il coraggio di dire le cose come stanno verrebbe sostenuto dai fedeli. Quanto ci vuole a mettere insieme 1.000 euro al mese per sostenere un prete? Scusami. Certo. Se 100 persone di una parrocchia danno 10 euro al mese, lo hai già salvato. Ho fatto bene i conti? Sì. 10%, 1.000. 10 euro al mese per avere un prete vero che ti fa la comunione in unione con Papa Benedetto, che è la comunione legittima, lecita, che poi c'è tutto il discorso dell'una cum. Quindi voglio dire, stanno aumentando questi sacerdoti. Comunque poi ne parleremo in questa puntata speciale che avremo a brevissimo, forse per il giorno di Pasqua o lunedì dell'Angelo manderemo una puntata speciale e parleremo anche di questo. Senti, ti vorrei leggere un commento che ci è arrivato da poco su Telegram di Maria Princi. Scrive, anche solo per curiosità, sarebbe bello leggere delle argomentazioni contrarie alle sue, dottor Cionci. Un dibattito serio, un soppesare razionalmente tesi e antitesi, un esaminare criticamente i dati, un socratico parto della verità attraverso il logos, ma niente, ai ragionamenti, ai fatti sanno opporre solo slogan e dogmi, nel senso deleterio nel termine, che tradiscono solo un'ostinata e volontaria cecità, ovvero l'intento di soffocare la discussione e tenere silenziato il più possibile il problema. Certo, grazie a un'ascoltatrice. Sì, Maria Princi. Grazie Maria perché è esattamente quello che io cerco. Infatti, quando mi scrivono delle obiezioni su Codice Ratzinger in modo garbato ed educato o mi fanno delle domande, io sono felicissimo perché questo mi dà l'opportunità di fare la punta alla matita, di andare a sviscerare delle cose. Le uniche contestazioni che ho ricevuto sono alcune completamente suicide. Ve ne racconto una di tale dottor Riccardo Petroni,
che è uno storico della Bibbia, che ha scritto un libro, su Gesù, negandone la natura divina di Cristo. Lo ha spedito a Benedetto XVI. Mi sembra un po' provocatorio. Comunque, il Santo Padre, nella sua infinita signorilità, perché quello è un signore come voi neanche vi immaginate, gli ha mandato una cordiale lettera di ringraziamento con la sua medaglia da Papa, in veste di Pontefice Regnante, il santino, l'immaginetta da Papa, con scritto P.P. Pater Patrum, e questo Riccardo Petroni ha detto: ah no, io ho la prova che Benedetto è veramente il Papa Emerito. Perché? Perché nel 2015 mi ha risposto, mi ha mandato la medaglia di lui vestito da Papa Regnante col P.P. da Pontifex Pater Patrum, eccetera, ma in cui c'era scritto che il Santo Padre Emerito la ringraziava per questa cosa qui. Quindi conta praticamente la carta da lettere, no? Allora a questo punto rilancio, ma perché non prendere il biglietto da visita di Papa Francesco? Ci sarà scritto Papa, quindi vuol dire che è Papa, capito? Questo è il livello delle contestazioni che fanno, no? Non solo, diciamo, fanno dei sillogismi un po' così, ma poi esibiscono pure delle prove che ricevono, dove si evince ancora una volta che Benedetto è il Papa Regnante, perché nel 2015 se tu sei un Papa abdicatario, perché mandi la tua medaglia da Papa Regnante, la tua immagine da Papa Regnante, no? Cioè più o meno come ha fatto con te, insomma. Esatto. Ci sono state alcune contestazioni di tipo canonico o canonisteggiante, che sono, diciamo, quelle che abbiamo illustrato prima fra le assurde teorie dei legittimisti di Bergoglio, ma tutte queste teorie, tutte queste contestazioni canoniche, immancabilmente evitano come la peste il discorso del codice Ratzinger. Tutti i discorsi del codice Ratzinger. Cioè, il codice Ratzinger è il sistema di messaggistica sottile, logica e inequivocabile con cui il Papa Benedetto conferma la sede impedita. Ma il canonista non confronta mai questi due ambiti. Il canonista te la butta in caciara sul diritto canonico, dice: ah no, ma sì, lui ha rinunciato al ministerium, ma in realtà voleva dire munus. Vabbè, l'hai deciso tu. Perché munus e ministerium sono la stessa parola, che non è vero peraltro. Quindi Papa Benedetto avrebbe utilizzato, secondo alcuni, indifferentemente la parola munus e ministerium, inconsapevole delle catastrofi giuridiche che questo avrebbe comportato, come vezzo letterario, no? Adesso uso un po' munus, poi per non ripetermi uso ministerium, capito? Sì, un vezzo, sì. Ma quando tu gli dici: ma guarda che questa realtà canonica, sulla quale tu stai cercando di confondermi le idee con le tue astruserie da leguleio di diritto canonico, sono confermate dallo stesso Papa. Qui e qui, quando dice questo, in questa lettera ha scritto il Papa Emerito e sono potere, e lì passano dallo stato solido allo stato gassoso, evaporano completamente. Oppure, sai che fanno sul codice Ratzinger? Dicono: ah no, ma sono cose complottiste. Capito? Eludendo completamente la questione. Perché? Oppure c'è anche la versione dell'inganno, lui fa il codice, quindi è un ingannatore, no? Quello l'hai detto tante volte. Sì, vabbè. Cioè, che è come dire, no? È come dire che una persona che viene rapita e che lancia dei bigliettini dalla macchina da cui è stata rapita per chiedere aiuto è sleale verso i suoi rapitori, no? Certo. È sleale. O verso il sindaco perché sta sporcando la città con i bigliettini, appunto, una cosa no? così, certo. Allora, la tenaglia logica che stritola questi oppositori è, da un lato, la questione canonica, perché chi dice che ah no, ma il codice Ratzinger sono solo complottismi, sì vabbè, saranno complottismi, però guarda caso tutti questi complottismi riconducono sempre alla situazione canonica della sede impedita, quindi neanche se io fossi il Nobel per la letteratura, se avessi il genio trasfuso di 1 milione di Nobel per la letteratura, riuscirei a costruire da fatti reali una teoria che, guarda caso, mira sempre alla stessa situazione canonica. Cioè, vi dovreste inchinare, dovreste espandere petali di fiori di fronte al più grande romanziere del mondo, della storia, capisci?
Dovreste nominarmi faraone delle letterature di tutti i tempi, perché sarei riuscito a tessere un romanzo, come dicono alcuni, no? Un romanzo alla Dan Brown che ti mette insieme elementi casuali di storia ecclesiastica, di diritto canonico, di teologia, di quello che ha fatto e detto Papa tornano Benedetto. tutti i conti- E tutti i conti tornano sempre su sta benedetta nella sede realtà. impedita. Certo. Ma scusa, veramente io vi ringrazio perché state riconoscendo in me delle doti da letterario assolutamente sovrumane, veramente. A livello Sovrumane. mondiale. Quindi chi banna il codice Ratzinger come complottismo esclude la questione canonica. Chi invece si incista sulla questione canonica cercando di confondere le carte evita la questione del codice Ratzinger. Quindi avete perso, signori cari. Arrendetevi, perché altrimenti sarete falciati dalla storia. Io lo dico per il vostro bene, arrendetevi all'evidenza, perché la questione canonica è confermata dallo stesso autore della Declaratio, Papa Benedetto XVI. Senti, poi c'è Fra Var che recentemente ci ha scritto: possiamo fare, non so se ti va di rispondere o se un parallelo fra Benedetto XVI e Pio IX a proposito della sede impedita. Il primo da una violenza interna, il secondo da una esterna. Cosa resta delle scomuniche comminate da Pio IX? Dunque, le scomuniche combinate da Pio IX poi rientrarono con la pacificazione dei patti lateranensi del 1929. Ma in quel caso, con la breccia di Porta Pia, ci fu l'aggressione a uno Stato sovrano, la città del Vaticano. Pio IX dette ordine di resistere, ma in modo molto blando, al comandante pontificio, che era il generale barone Hermann von Kanzler, ma proprio per evitare spargimenti di sangue lo stesso Pio IX, diciamo, diede ordine agli zuavi di ripiegare dopo una scaramuccia, diciamo così, che fece comunque un centinaio di morti, Però se la sede di Roma fosse stata espugnata con un bagno di sangue, sarebbe stata una delegittimazione terribile sia per il Papa che per il Re d'Italia, quindi nessuno aveva interesse a uno spargimento di sangue. Semmai il nostro ascoltatore poteva riferirsi al rapimento di Pio VII da parte di Napoleone. Anche in quel caso, però, Pio VII non rinunciò al ministerium, né ci fu un altro antipapa, quindi fu un papa che fu temporaneamente deportato, perse il suo ministerium pratico, ma obtorto collo. Non ci fu nessun antipapa che si appropriò del potere pontificio in sua assenza. Diciamo, l'unica analogia che si può fare fra Benedetto XVI e Pio VII è che alcuni accusano Benedetto XVI con questa mossa: è stato un vigliacco. Perché? Perché un papa si rimane al suo posto di combattimento fino alla fine, anche fino all'estremo sacrificio. Allora, è la stessa accusa che si potrebbe rivolgere a Pio VII quando è stato rapito: ha abbandonato il suo popolo. Ho capito, ma quello, poverino, è stato rapito. Benedetto XVI è stato costretto a togliersi di mezzo anche a rischio della vita, perché non dimentichiamoci che con lo scandalo di Vatilix esce fuori il Mord Complot, cioè un oscuro disegno per farlo fuori. Allora dice: perché comunque non si è fatto immolare Benedetto XVI? Perché questo avrebbe voluto dire farsi sbranare dai lupi. E invece lui aveva detto che pregava e chiedeva una preghiera dei fedeli perché lui non indietreggiasse davanti ai lupi, cioè lui voleva resistere ai lupi. E infatti lui si è fatto inseguire dai lupi e i lupi, tracchete, sono caduti da solo nella trappola. Ma ci sono caduti i lupi. Benedetto XVI, in modo del tutto legittimo, è scappato per mettersi in salvo dai lupi, ma in questo modo ha fatto sì che i lupi da soli, lui poteva fare aveva due soluzioni:
una persona ha il diritto-dovere di proteggere la propria vita, no? Quindi se viene inseguito da dei lupi famelici, lui fa sì che i lupi o si stanchino di inseguirlo, diventino buoni, diciamo così, e smettano di inseguirlo, oppure che si infilino da soli in una trappola. E lui così ha fatto, perché se Benedetto si fosse fatto avvelenare, oggi avreste Bergoglio legittimo papa. Forse non proprio lui, perché magari lo Spirito Santo in ottica di fede avrebbe evitato un debacle. Non c'era del bisogno genere. di arrivare a tanto a quel punto. no? Però, diciamo, perché Bergoglio probabilmente in un conclave assistito realmente dallo Spirito Santo non sarebbe stato eletto, perché già non era cattolico da un pezzo. Quindi, però magari avrebbero eletto un altro cardinale in area modernista, uno di questi che avrebbe prolungato questa agonia della Chiesa, mentre Benedetto XVI ha risolto la partita, perché ha fatto andare in suppurazione il marcio, l'eresia, l'apostasia, l'ha fatta emergere e spazzerà via tutto. Ecco perché Monsignor Geswin dice: attenti a giudicare il pontificato di Benedetto XVI come quello di un fallito, di uno così, di un papa mediocre, perché i papi si giudicano ex post. Capito? La partita non è ancora finita, ragazzi. Non è ancora finita. Infatti, e qualcuno proprio ti chiede, dice, ma allora che succederà quando bisognerà capire che succederà? Però State tranquilli che tutto andrà al posto suo. La cosa importante è capire adesso la situazione come è, diffondere la questione della sede impedita. Cioè già domani un cardinale potrebbe impugnare le dimissioni di Benedetto XVI, chiedere una verifica, fare un macello. Cioè non è che dobbiamo aspettare la morte di questo, di quest'altro, l'abdicazione di Bergoglio. Da domani, se volete, potete liberare il Santo Padre Benedetto. Comunque sia, vi fate scomunicare? Va bene. Fatevi scomunicare in massa. Vediamo se tutti i cardinali che si fanno scomunicare da Bergoglio e lasciano solo Bergoglio. Vediamo poi lui che fa. Quando tutta la Chiesa gli si rivolta contro e lo inchioda alla sua apostasia. Vediamo i preti che invece di continuare a stare sotto 8 per 1000 escono fuori e si godono questa, come posso dire, imperdibile occasione storica di raggiungere la santità, perché questa è l'ultima crociata. Allora voi, invece di ammuffire nelle vostre liturgie postconciliari in comunione con Papa Francesco, avete l'occasione di riscoprirvi uomini, preti, santi, e di gridare al mondo la verità, che il Papa è impedito ed è solamente Benedetto XVI. Allora, se lo facessero tutti, io voglio vedere poi Bergoglio quanto rimane a cavallo, così come i fedeli. Io vorrei vedere se tutti i fedeli disertassero come fecero i francesi nel 1790 con la Costituzione civile del clero, quando una parte significativa del clero francese aveva giurato fedeltà alla République rivoluzionaria. I cattolici francesi rifiutarono qualsiasi contatto, persino la somministrazione di sacramenti, da preti che erano passati al nemico. Quindi da domani tutto può cambiare, ma se continuate, Papa Francesco quanto è carino, quanto è buono, si mette il grembiule da pizzaiolo e tutte queste cose, misericordioso, continuate con la droga emotiva dell'accoglienza dei migranti, perché molti preti sono assuefatti a una droga emozionale che è quella di questa carità, come posso dire, senza freni, no? Tipo Don Biancalani, che si circonda di questi ragazzoni africani che lui accoglie tutti intorno a lui, li porta in piscina. Questa carità senza giustizia, lo diceva San Tommaso. Mi pare San Tommaso o Sant'Agostino, adesso c'è un attimo un vuoto. Comunque dicevano la giustizia senza carità è crudeltà,
ma la carità senza giustizia è il principio di ogni dissoluzione. È il principio di ogni dissoluzione, perché salta, perché tu, diciamo, se sei molto severo, può essere crudele, però un impianto di giustizia rimane, ma se tu sei caritatevole senza la giustizia, salta tutto. Questa la disse anche Ratzinger in relazione all'immigrazione una volta, perché lui spiegò, dice, è vero che è importante tutelare gli immigrati che arrivano, ma Certo. prima di tutto è importante tutelare gli italiani. È ovvio, è la dottrina della... Oddio, c'è un termine specifico che individua la gerarchia dell'amore, cioè se il cattolico deve amare tutti, pregare per tutti, anche persino per i nemici, però c'è un sistema di risorse limitato, tempo, energie, denaro, no? Quindi è naturale che si debba intervenire in modo quasi algoritmico prima nei confronti delle persone che ti sono più vicine, altrimenti perché voi paghereste o pagate l'università a vostro figlio e non pagate l'università al figlio del tabaccaio? Perché è vostro figlio, è il più prossimo, no? È la prossimità del prossimo, cioè ama il prossimo tuo. Guarda che questa è una cosa fondamentale da capire, è una cosa Il prossimo fondamentale. è colui chi ti è più vicino, Certo. non è chi ti è più lontano. Io tempo fa, 2 anni fa, ho scritto un articolo ispirato al volo degli storni. Avete presente quegli uccellini che volano nel cielo in grandi stormi, sciami, e fanno quei disegni, no? Come fanno a non sbattere l'uno contro l'altro pur volando così vicini? Perché seguono la posizione di quei 4-5 che gli stanno più vicini. Allora si crea un algoritmo. Cioè la regola del prossimo, È diciamo. la regola del prossimo, cioè lo storno segue la regola del prossimo, basa la posizione del suo volo in base a quei pochi che gli stanno vicino. E infatti, se tutti amassero i prossimi, si ingenererebbe una specie di sistema matematico per cui tu ti comporti bene con i tuoi familiari, tuo padre, tua moglie si comporterebbe bene con i suoi colleghi al lavoro, e i colleghi al lavoro con gli altri colleghi al lavoro, e i cittadini, no, capito? Si propaga una cosa. Si propaga però in modo armonico. Noi invece facciamo la carità prima. È matematico, è geometrico. Geometrico, bravo, secondo un disegno veramente divino, meraviglioso. Noi invece facciamo loro, cioè la Chiesa bergogliana vuol fare la carità prima a quelli che vengono dal Burundi, infischiandosene di quelli che vivono qui. Anzi, questa carità si fa pure coi soldi degli altri, perché vorrei ricordare in questa sede, Sì. ancora una volta, il caso del cardinale Krajewski, perché questa cosa veramente non mi è andata giù. Il cardinale Krajewski nel 2019 riallacciò abusivamente la corrente a un palazzo occupato dove fioriscono una serie di illeciti paurosi, dallo spaccio di droga alla somministrazione di alcol ai rave party eccetera, e disse che avrebbe pagato lui stesso la bolletta, 300.000 euro di bolletta alla società elettrica Era. Passano 3 anni, la società elettrica ha visto 1 euro dal cardinale Krajewski? No. Quindi questo è un fare la carità col portafogli degli altri, che è tutto il contrario. Cioè, se ci pensi, la carità che ha detto Gesù è quella per cui la mano sinistra non deve sapere cosa fa la destra. Cioè, se tu vuoi fare la carità, zitto, non la devi esibire, e ci devi rimettere tu di tasca tua. E più ci rimetti, più vale, e più lo fai in silenzio, più vale. Pensiamo all'episodio evangelico, alla parabola dell'obolo della vedova, no? L'obolo della vedova che dava il suo soldino, che era tutto quello che le rimaneva. La sua elemosina valeva 100 volte di più del riccone che dava un denaro d'argento, perché il riccone di denari d'argento ce n'era un'infinità. La vecchina ha donato tutto quello che aveva. Quindi la vera carità cristiana è in silenzio, nel rispetto delle regole, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, e a costo personale. La carità finta di Bergoglio è tutto l'opposto, è esibita, perché questa cosa di Krajewski con la Vespa che si cala nel tombino, riallaccia la corrente, l'hanno mandata in mondovisione. E poi, coi soldi di chi? Coi soldi nostri.
Infatti c'era un'ascoltatrice o un ascoltatore che diceva io ho pagato non so quanto alla era perché stava... Ecco, appunto. Allora, Dice, perché allora, andate a battere cassa dal cardinale Krajewski? Chiedetegli se vi paga le bollette, come ha detto. Bene Andrea, siamo andati proprio lunghi oggi, però abbiamo approfondito un bel po'. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che per scriverti c'è una mail che è codiceratzinger@libero.it, Sì. poi che possono usare Twitter @cionciandrea, dove trovate in descrizione tutte queste cose che stiamo dicendo, e poi c'è il nuovo gruppo Telegram che sta avendo un ottimo successo. Iscrivetevi e c'è in descrizione tutto quello che vi serve. Vorrei aggiungere che su Twitter troverete anche molte traduzioni in lingua straniera, inglese, francese, tedesco e spagnolo, e se avete, diciamo, delle persone Amici che vivono o all'estero, parenti, eccetera, diffondete questi articoli, perché è l'unica cosa che si può fare, è diffondere come un fuoco questa verità, altrimenti il mainstream, ciao a tutti. Già. Grazie Andrea, Grazie a voi, grazie. Alla piacere. prossima, a presto. Alla prossima. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.